Ascolta il cantastorie, ti aiuterà a non udire l'ululato dei lupi. Si è fatta sera, avete camminato un po' tra le strade di Vallaki, avete guardato e visto un po' di posti, avete evitato, non so se consapevolmente o meno, di passare per la piazza principale. Fatto sta che le ore sono passate e voi vi trovate proprio alla locanda. Questa sera la locanda è stracolma, è come se fosse l'unico luogo della città esistente in questo momento, perché moltissime persone hanno invaso la taverna dell'Acqua Blu e c'è un casino assordante. C'è una musica di sottofondo, c'è gente che chiacchiera, gente che parla, gente ubriaca. Alcuni li riconoscete, li vedete, sono Yevgeny e Solzar seduti al tavolo. Ci sono due ragazzi giovani di bell'aspetto, uno con i capelli chiari, uno con i capelli un po' scuri. Avranno sui 20-25 anni al massimo, sono completamente ubriachi fradici. C'è Danica al bancone, è l'unica insieme a Urwin a cui potrete fare riferimento perché è l'unica che conoscete bene, o quantomeno più o meno bene in questo luogo. Ci sono dei vallachiani, non c'è traccia di Urwin, probabilmente sapete che è perché è in questo momento in cucina, si sta dando da fare con le cibarie. C'è un bambino con i capelli grigi, argentei, accanto a Danica che ogni tanto le tira la gonna e la chiama per farsi aiutare a servire da bere ai commensali. Non c'è traccia di Brom, probabilmente è con suo padre, visto che non c'è alcuna traccia di lui nella taverna, e io vi mando direttamente sulla mappa. Siamo in game, a voi la parola, prego. Direi che la prima cosa che mi preme Così. sono gli acquisti che hanno fatto i nostri compagni quando ci siamo divisi, e quindi guardo Rust e gli dico: Rust, mi hai comprato lo stocco? Assolutamente sì. Guardo Amon e dico anche la tua scimitarra. E gli passo anche a lui la scimitarra. Amon, mio caro Amon, ho visto questo abito costume e ho pensato a te. Quindi vorrei, Master, che gli passassi anche l'abito costume che ho comprato per lui. Abito costume da cosa? È un costume completo solitamente utilizzato da performers e artisti in tutti i tipi di sale di intrattenimento per coloro che semplicemente si rifiutano di uscire dal personaggio. Ok, la ringrazio. Perfetto per te. Ok, arriva il bambino. Vi guarda, si scosta un po' i capelli e dice ciao. Ciao, cosa c'è da mangiare questa sera? C'è il lupo alla griglia. Va bene per tutti? 2 per me. Lupo per tutti. Un po' di contorno di verdure. Eh, Vabbè. Eccolo il Prendo il vegetariano. lupo, dai. se vuoi, sì, qua abbiamo qualche verdura, certo. Prendo le verdure, sai. Preferisco. Va bene, lo dico alla mamma. Potete cliccare sul token di Danica e acquistare la bistecca di lupo alla griglia. Il vociare della taverna è talmente alto in questo momento, sembra che nessuno stia facendo caso a voi. È come se tranquillamente
voi aveste la libertà di parlare senza che nessuno vi interrompa o vi ascolti nel parlare. Anche i token che vedete lì non sono messi lì per farvi il trappolone, potete parlare tranquillamente di tutto quello che volete. Ma Vabbè, comunque ragazzi, sarebbe Vabbè. sempre bene parlare un po' internos, Sì, senza... chiaramente parlate a bassa voce. Dovremmo Quindi parlare anche dell'uomo divertente con la scimmia. Esatto. cioè? Più che Ed è del altro... giocattolaio questa scimmia. No. Parlava di un elfo, un bardo, peraltro elfo, che aveva Ok. lasciato la sua scimmia a Blinsky. E Blinsky adesso possiede Piccolo, che è il nome della scimmia. Voglio che dia un prezzo alla sua scimmia. La mia scimmia non può essere compratischi. Come l'avete ottenuta? È stato un uomo che me l'ha data, visto che ero un po' triste, insomma gli affari stavano andando male ultimamente. Quell'uomo gentile, un bardo credo che fosse. E dove si è diretto quest'uomo, questo bardo? Non lo so, io non seguo i miei clienti dopo che sono usciti dal mio localischi. Noi Però- una cosa strana che abbiamo notato quando siamo andati a fare compere è che c'è una sorta di carro allegorico, sembra una sorta di, non lo so, carro di un mercante, di qualcuno che fa degli... non saprei dire, tipo degli spettacoli, che si chiama Rictavio. Chi è Rictorio qui fuori? Questo carro... Rictavio! Qualche decimana fa è spuntato questo tizio, dice di essere un bardo e ha questa scimmia maledetta che inizia ad entrare qui dentro nel locale e a mettere a soqquadro tutto il locale. Quella scimmietta non ce l'ha più lui, l'ha data a Blinsky. È probabile che questo, chiamiamolo Rictavio, sia stato preso, secondo me, dalle guardie. Visto che Per quale motivo? qui... Perché qui basta poco per essere accusato di qualunque roba credano sti tizi. Insomma, andrà tutto bene, tutte quelle menate, no? Potrebbe essere, ma comunque non mi sembra la priorità in realtà di quello che ci è successo all'interno del negozio del giocattolaio, perché c'è un No, fatto molto senza più dubbio. singolare rispetto a questo. Abbiamo trovato una bambola con le stesse identiche fattezze di Irina, come era successo a Come a Barbatura. casa di Mary la Matta. Esattamente, e il giocattolaio messo sotto pressione ci ha rivelato che è il capo delle guardie a venire a prendere queste bambole o comunque a richiedere queste bambole. Cioè, le fa fare lui su commissione al giocattolaio. Sembrerebbe di sì, da molto tempo anche. E cosa ci fa poi non lo sapete, non ve l'ha detto. Vorremmo capire perché esiste questa bambola. Cioè, Di chi è? Perché non è in vendita? Di chi è? È il capo delle guardie. È Isaac che me lo chiede. No, ma qualcosa mi Questo dice che da presto lo scopriremo. Perché secondo me lui dirà a Isaac che noi sappiamo. Può essere Ah, pericoloso. quindi dici di stare, quindi di guardarci le spalle da questo momento in poi. beh, potrebbe essere uno scenario plausibile. In realtà Cosa non è pericolosa? o Vai, Dani. verrà Isaac a cercare noi o Isaac farà controllare noi. Secondo me avremo un incontro a breve. Ma a proposito, Irina e Ismark, voi Quando li avete fai visti? questa domanda, vedi il bambino Brai che si fa strada tra la folla con dei piatti che sono ricolmi di bistecche, verdure e insieme ai piatti, sopra i piatti, ha un paio di boccali di vino e come un equilibrista si sta facendo strada fra la folla, arriva davanti al vostro tavolo, vi raggiunge e mette agilmente i piatti sul tavolo. Dice le bistecche, le verdure e te le passa a te, Feredir. E poi qualcuno ha ordinato il torchietto del drago. Sì, è per me. Io, Eccone un altro per te. Ciao. E si allontana. Aspetta. Sì? Tu sei Brai, giusto? Sì, sono Brai. Hai per caso visto la donna con i capelli rossi? Irina. Verrà Sì, sicuramente proprio lei. più tardi. Credo che sia in camera sua in questo momento. Viene sempre la c'è anche sera per ascoltare le canzoni. E c'è anche suo fratello, sai, il tizio con tutte le bende. No, Ismark non l'ho visto. Ok, Brai, chi grazie. suonerà stasera?
Chi suonerà le canzoni, Brai? Rick suona sempre. Ciao, devo andare. Vai, E si tranquillo. allontana. A voi. Guardo tutti e faccio Rick. Ottavio. È quello che volevo sapere. Teniamolo d'occhio. Quindi dobbiamo solo aspettare. Amon, Io a sto punto voglio sì. fare una prova di... Vai, dai. Amon, Vai con dai. tu hai il personaggio con una percezione passiva più alta rispetto a tutti, ma Mhm. l'effetto dell'erba pipa non è finito. Atros prende il suo calice di vino e si fuma la sua bella pipa. Io chiedo ad Atros come si sente. Vuoi fare 2 tiri? I tuoi occhi diventano rossissimi, ti senti continuamente osservato. È come se qualcuno ti stesse spiando. Esatto. me ne Sono accorto. passate 4 ore, Amon, e ancora l'effetto, anzi più di 4 ore, ancora l'effetto persiste. Capisci che forse ti perseguiterà per un bel po' questo effetto, e non è l'unica cosa che ti perseguita. Intorno a te le persone è come se ti stessero fissando. Paranoia. Ragazzi, Lucinda, le persone vi stanno ignorando completamente, ce ne sono veramente tante, ci sono tanti popolani, soprattutto. Ma sono tranquilli? Sono tutti Cioè, si godono la tranquilli, serata? sì, si godono la serata, c'è una musica in filodiffusione, non riesci bene è il suono di un liuto, ma non riesci bene a capire da chi sta arrivando, o meglio, è come se quando il tuo sguardo stesse per raggiungere l'individuo che sta suonando questo liuto, improvvisamente il tuo sguardo si spostasse su tutti gli altri commensali della sala, come se lo evitassi quasi casualmente questo individuo, come se ti sfuggisse dalla vista. E infatti vai a incontrare con il tuo sguardo 2 persone, 2 uomini seduti proprio qui, che sono ubriachissimi. Ovviamente anche loro vi stanno ignorando, sono molto giovani e stanno ridendo a crepapelle. Nicolai, ne hai bevuti 8 e sei già a terra. E sbatte il pugno sul tavolo. Dietro di loro ci sono Yevgeny e Solzar. Solzar ha in mano quelli che potrebbero sembrare 2 uncini, tramite i quali sta cucendo dei pezzi di pelle di lupo, e poi, dopo averli cuciti, li prova addosso a Yevgeny. Poi ritorna di nuovo a cucire, come se stesse facendo qualcosa per lui. Beh, finisco la mia bistecca, chiedo ad Atros di spostarsi e dico ai miei compagni: vado a fare un giro, torno un po', quindi mi alzo e punto proprio i cacciatori in fondo e mi avvicino verso il loro tavolo. E nell'avvicinarmi mi siedo sulla sedia di fronte a loro e gli dico: siete i migliori cacciatori di lupi di questa vallata, non ne avevo mai conosciuto nessuno, è una forte tradizione da queste parti, raccontatemi. Yevgeny è quello che parla. Solzar, invece, si limita semplicemente a rivolgerti uno sguardo truce, senza parlare, fa e ritorna ai suoi affari. Non ti ho vista qui alla locanda. Intanto sarebbe buona usanza, buon costume presentarsi, ragazzina. Scusatemi, avete ragione, un bicchiere di vino mi ha già dato in testa e gli porgo la mano e gli dico: Lucinda, mi sembrava di avervi visto questo pomeriggio, ma forse mi sono sbagliata. Siete cacciatori di lupi, vero? Esatto, siamo i migliori cacciatori di lupi della zona. E senti alle tue spalle: qualche problema, Nicolai? Nicolai, che sarebbe il ragazzo subito dietro di te, si volta verso Yevgeny, fa uno sguardo spaventato, poi si torna verso il suo compagno, quello seduto accanto a lui, e fa: io se sto zitto. E Yevgeny:
Dicevo, siamo i migliori della zona. Hai per caso bisogno di essere guidata da qualche parte nelle foreste, fringuello? Per 5 monete d'oro al giorno ti possiamo fare da guida. Beh, potrebbe essere utile, è una buona informazione da avere, ma è molto pericoloso, presumo, andare in giro per queste foreste a caccia. Siete soliti incontrare solamente lupi o c'è qualcosa di molto più pericoloso là fuori? C'è di tutto là fuori. Tu sei una forestiera. Hai ancora gli abiti di sangue raggrumato. Non prendermi in giro, ragazzina. So che sai cosa c'è lì fuori. Quindi chiedi quello che vuoi chiedere. Non volevo prenderti in giro, era semplicemente fare un po' di chiacchiericcio e avere le conferme che neanche qui siamo al sicuro, fuori da queste foreste, intendo. E Ho visto allora- anche che il mio caro amico Ismark è venuto con voi. Si guarda con Solza. Ecco qual era il punto. Siediti, prendi qualcosa da bere con noi. Brai, porta qui qualche torchietto. Non abbiamo finito. Ti siedi? Grazie. Sì. Ok, vado un attimo dai ragazzi. A voi. Mentre lei parla io mi avvicino in realtà, dopo aver finito la bistecca e il mio bicchiere, mi avvicino in realtà al banco per prendere un'altra pinta da Nika. E ovviamente ce l'ho di fronte, mi siedo sullo sgabello e le chiedo una pinta di champagne du Lestomp. Danica subito si volta. favore. Hai fatto già un acquisto. Sì, Danica si volta, ti guarda e ti dice: "Ah, beh sì, lo abbiamo scritto qui che c'è lo champagne du Lestomp, però mi dispiace davvero, ti posso soltanto dare questo." E ti versa 2 dita nel boccale di questo champagne. Appena te lo versa Ok. e ti mette il boccale davanti, senti un profumo agrumato buonissimo. Credi che sia il vino più buono che tu abbia avuto la fortuna di annusare, e ti ricorda qualcosa di molto familiare, un vino molto familiare che hai già assaggiato in un'unica occasione da quando tu sei arrivato in questo inferno chiamato Barovia. provo a chiudere gli occhi, quindi porto il bicchiere al naso e non so, provo a ricordare magari se è quello che ho bevuto alla cena al castello di Strad. È esattamente quello. E Danica ti guarda e ti dice: purtroppo non possiamo più offrirvi dello champagne, ne è rimasto veramente pochissimo, abbiamo soltanto poco più di mezza botte in dispensa, non possiamo fare altrimenti, ci dispiace, stiamo aspettando nuove scorte ma non arrivano, non sappiamo bene perché. Il mago dei vini sembra aver terminato le scorte, a quanto pare non lo sappiamo. Come mai questo, cioè, ed è l'unico l'unica bevanda che scarseggia qui, oppure diciamo c'è qualcos'altro No, del quale siete più riforniti come una volta? in realtà abbiamo un paio di botti ancora, più di un paio di botti di pigione viola numero 3 e qualche torchietto del drago, ma siamo veramente alle strette. Anche Aresek, ho saputo qualche ora fa che stava cercando delle botti di vino da vendere, ma non abbiamo potuto aiutarlo. Non sappiamo cosa stia succedendo al mago, ma di sicuro deve avere qualche problema laggiù. Laggiù dove? Beh, il luogo dovrebbe essere, credo, vicino Krekz o giù di lì. Purtroppo non so darti molte informazioni, sai. E tu ne sai qualcosa? Mi giro alla mia destra verso quest'uomo un po' più anziano. Avrai sicuramente ascoltato la nostra conversazione. A me bevo metà delle 2 dita che mi ha versato, glielo offro. Lui vede che tu gli stai offrendo lo champagne, ti fa un lieve cenno di sorriso, ti dice: sì, il mago dei vini, tutti qui lo conoscono.
la valle di Barovia vive grazie al mago dei vini. Il vino è il nostro unico sostentamento, la nostra unica fonte di vita e di energia. Nano. Beh, che dirti? Ultimamente siamo un po' tristi. Sappiamo che questa locanda è l'unico posto in cui possiamo rinfrancare il nostro spirito, oltre alla chiesa di Padre Lucien. E adesso, con la mancanza di questo vino, su via Lars. Non è così male qui, potrebbe andarti peggio. Intendi come a Barovia? Diciamo che... meglio se sto zitto. Danica riprende la parola, dice sì, i forestieri vengono proprio da lì. Ah, ti guarda e ti dice, come diavolo siete arrivati fin qui? Non a piedi, voglio sperare. Assolutamente. Qui dove? A Vallaki? A Vallaki, Assolutamente sì. Assolutamente sì. Abbiamo attraversato. Abbiamo fatto la strada che abbiamo visto in mappa. In mappa? Abbastanza. Vuoi dire Sì. che esiste una mappa di Barovia? Perché qui tu non ne hai mai viste? Qui nessuno ha mai visto una mappa di Barovia, ragazzo. Non ho mai visto una mappa dell'intera valle di Barovia da quando esisto. Di solito noi non abbiamo mappe. Il borgomastro le ha fatte bruciare tutte. Dove l'avete trovate questa? Capisci in quel momento che forse sarebbe meglio tenersela stretta quella mappa. Io nel frattempo mi alzo per portare il piatto al bancone e dico no, ma che mappa? Se non fosse stato per me, l'unico elfo che qui si sa orientare, non ci saremmo mai arrivati a Vallaki. Quale mappa? Sempre a sminuire i miei meriti. L'uomo si volta verso di te con ancora il boccale di champagne e di Rust in mano. Ti dice, beh, allora un brindisi a te, elfo. Beve lo champagne, te ne lascia Grazie. giusto un filo Rust e te lo riporge. Danica riprende di nuovo la parola. Dice, beh sì, sai Lars, questi uomini qui sono molto coraggiosi, hanno attraversato Barovia. È proprio per questo che forse sarebbe il caso che io vi chiedessi un favore. Dici, Noi? dici pure. Beh sì, se potete, ovviamente. Nel frattempo lei continua a giostrarsi fra i boccali e pulisce un attimo il bancone. Beh, se arrivaste al mago dei vini, beh, magari potreste vedere che cosa sta succedendo. Assolutamente sì. Tanto credo che potremmo anche incontrarlo, visto da dov'è che viene. O da dov'è che dovrebbe venire in realtà. Magari è fermo o bloccato da qualche altra parte. Dobbiamo dirgli qualcosa in particolare? Beh no, l'importante è che almeno ci faccia sapere che fine ha fatto la produzione di vino e le scorte di vino. Soltanto questo vogliamo sapere. Sai, Urwin è un po' depresso in questo periodo. Senza il vino i nostri affari potrebbero andare in malora. Però ti chiedo un favore. Non fare il nome di Urwin al mago di vini. Potrebbe non essergli molto gradita come cosa. Non sono molto in buoni rapporti. Cos'altro Hanno potrebbe non essergli molto gradito? problemi Sai com'è? per degli ordini magari? Hanno avuto qualche discussione? Sì, è una storia passata, ma non importa adesso. Atros, tu stai, diciamo con un orecchio stai tendendo ad ascoltare la conversazione dei tuoi compagni, istintivamente ti volti a guardarli, vedi che il bancone a filo è pieno di gente, accanto a Rust ci sono diverse persone, però accade qualcosa di molto strano. Fammi un tiro di percezione CD 15 e poi vado da Lucinda. Era proprio quello che volevo fare. Ok. Dai. 19. Quello che noti è che tra Rust e un altro individuo che potrebbe essere benissimo, guarda, te lo metto proprio sulla mappa per farti capire che cosa succede, ok?
Ti metto questo tizio qua, ok? Tra Rust e quest'uomo qui Mhm. c'è uno spazio occupato, ma il tuo sguardo istintivamente volge verso l'ultimo uomo seduto all'ultima zona del bancone, come se tu evitassi magicamente quel posto lì. Sai di averlo fatto, sai di averlo evitato quel posto e subito te ne dimentichi, te ne disinteressi. Lucinda. E allora? Ismark, eh? Che rapporti avete con questo ragazzo? È un giovane forzuto, ci sta dando una mano con i lupi, o almeno l'ha fatto una volta. Però confidiamo nel suo aiuto. È un bravo giovane. Beh, è un grande, bravo ragazzo, sì, concordo con te. Beh, non lo conosco, insomma, da tantissimo tempo per parlarne troppo e tessere troppo le sue lodi. O devo dire che è un buon compagno e ci si può fidare di lui, si può far conto su quel ragazzo. Sono d'accordo. Come mai è stato lui a chiedere di venire con voi in avanscoperta a caccia di lupi? Sì, fra qualche giorno lo aspettiamo per la prossima uscita fuori. Speriamo che grazie a lui riusciamo a fare degli affari migliori. L'ultima volta, o meglio stamattina, non è che sia andata tanto bene per noi con gli affari. Ci dispiace non aver dato delle monete d'oro. Tra l'altro abbiamo visto con chi sei entrata. I tuoi compagni, intendo. Uno di loro mi ha dato un po' di rogne questa mattina. Qual è il problema? La parte che non avete dato a Ismark è il problema. Non abbiamo abbastanza soldi per poterli dividere col giovane. E poi non sono problemi tuoi. Fatti gli affari tuoi, nanerottolo. Sorvoliamo su questo, facciamoci una bevuta. Brai ti ha già portato il boccale con il pigione viola numero 3. Beh, brindo, alzo il boccale e brindo con lui dicendogli, ma infatti io non sono i miei compagni, e gli porgo il boccale. Ma avete concorrenza in questo villaggio? A Vallaki ci sono altri cacciatori o siete gli unici così impavidi da andare a cacciare nelle foreste? Siamo gli unici che fanno una caccia grossa. Grazie a Solzar qui, non è vero amico? E Solzar risponde in monotono. Li vendete solamente a Vallaki o riuscite a portare i vostri prodotti anche in altri luoghi? Noi facciamo affari qui a Vallaki, o almeno in questo ultimo anno siamo rimasti qui. Ah, ma quindi non siete dei vallacchiani? Certo che siamo dei vallachiani. Noi abitiamo qui, viviamo qui. Io sono sposato, ho 2 figli. Ma mi hai appena detto nell'ultimo anno siete stati qui, quindi presumo che prima eravate in altri luoghi. Ci siamo trasferiti. E dove eravate di bello prima? Non Eravamo- conosco molto bene queste terre. Eravamo insieme ai Vistani. Nel campo qui vicino. Siamo rimasti con loro per 6 mesi. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi con la nostra casa. Abbiamo avuto, chiamiamola, un'infestazione. Insomma, ce ne siamo dovuti andare. Giusto, Solzar? Gli stani devono essere stati molto gentili a ospitarvi per 6 mesi. Gentili. Quelli che abbiamo incontrato noi, Ha detto gentili, Solzar. Ma che gentili e gentili. Quei bastardi ci mandavano a caccia tutti i giorni. Come ti ho detto, noi qua facciamo 3 giorni sì, 3 giorni no, abbiamo bisogno di riposo, non siamo mica delle macchine, e loro ci trattavano... delle macchine, vabbè. E loro ci trattavano come... e loro I ci trattavano... marchingegni. sì. Loro ci trattavano come dei costrutti, ci trattavano come delle pezze da piedi. Insomma, 6 mesi sono stati duri da sopportare, soprattutto per quella povera donna di mia moglie. E quindi in fretta siamo tornati appena abbiamo potuto, appena la nostra casa si è liberata. come ha fatto a liberarsi? Vabbè, non voglio essere troppo indiscreta. Se non vuoi raccontarmi da cosa fosse infestata, non sarà un Diciamo che qui problema. non ne parliamo tanto, ragazzina. Giusto, Solzar?
Diciamo che parliamo di esseri con dei denti aguzzi, ecco, chiamiamoli così. Beh, sì, qualcosa ne ho sentito anch'io, sai. E si avvicina. Stavamo a Barovia prima. Eravate a Barovia, quindi conosci i figli del diavolo. Cosa intendi per i figli del diavolo? I figli del diavolo, i succubi, quelli che il diavolo, insomma, i figli del diavolo, i vampiri. Dici quelli che lui morde e poi manda in giro? Beh, non so come l'esumo? funziona adesso, però sì, proprio quelli. Supponiamo che magari da qualche parte ce ne possano essere altri. Adesso non sono andato in giro nelle case degli altri a cercare di capire se, chi, come, quando e perché. Però se dovesse trovare qualche casa chiusa all'improvviso, beh, probabilmente io lì mi preoccuperei. Ah, diavolo, ho finito un altro boccale. Brai! Beh, direi di sì. Non c'è proprio da dormire stando tranquilli la notte se pensi che casa tua potrebbe essere infestata. Ma dov'è questa tua casa? Così che nel caso potrò avvertirti se sentirò qualcosa di strano. Non ti dirò dov'è casa mia, fanciulla. Però, se vuoi avvertirmi, basta che lo dici a Danica, lei sa come rintracciarmi. Vado Va da bene. Atros, Rust, Feredir a voi. Chi vuole parlare? Semplicemente Amon guarda Atros e gli dice: meno male che vi avevo detto di stare attenti, che ci stanno tutti osservando, invece siete andati in giro a fare i cazzi vostri. E si riaggomitola con questo senso di: mi stanno osservando, mi stanno osservando. Hai bevuto se lui qualcosa, ha finito- Amon? Ho provato a mangiare un po' di bistecca di lupo, ma è più stopposa di quanto immaginassi. Tieni, beviti Forse- questo calice di vino. Che buono, chi te l'ha dato? Non mi L'ho fido comprato di questo, prima, l'ha vabbè. portato a te la roba vistana ti ha fatto proprio male. Forse Bevo sarebbe il solo caso di farti una doccia fredda. Lo bevo solo perché mi fido di te. E ne bevo un po'. Ci penso, lo bevo piano. C'è qualcosa di strano in questo locale comunque. Come, non so, se ci fosse qualcosa e mancasse qualcosa. Lo dico da prima. Stanno osservando. Voglio fare Sono un'altra qui. prova di percezione. Ok. Cosa vuoi osservare? Raccontami un attimo cosa sta succedendo, cosa vuoi fare. Allora, Atros ha questa sensazione strana, come se mancasse qualcosa. Si guarda intorno, guardando, diciamo, a una le persone che stanno all'interno della locanda, guardare quello che stanno facendo, se c'è qualcosa di strano, un particolare, Ok. cose di questo tipo. Guardi ad una le persone di questo luogo. È un momento di silenzio, di fermo. È come se il tempo si fermasse intorno a te. Sebbene ci sia una lieve musica in filo di diffusione e il vociare delle persone continuamente. Incontri lo sguardo di qualche vallachiano che ogni tanto si volta verso di te a guardarti. Poi vai di nuovo verso il bancone. Ancora una volta guardi il vallachiano, guardi Feredir, guardi Rust e poi vedi, adesso, finalmente, grazie alla tua seconda prova con successo, un uomo dal viso affilato e spigoloso, ti dà le spalle ma tu lo vedi di profilo, il naso lievemente pronunciato, i capelli lunghi, ondulati, scuri e queste orecchie leggermente appuntite. Ha un abito da circense giallo e blu con delle strisce e la camicia con dei rigonfiamenti. Ha a tracolla questo liuto che ha tra le mani e ogni tanto con soltanto una mano, mentre con l'altra tiene il vocale, sta strimpellando 2 note. Ma appena l'hai visto,
il tuo sguardo passa subito al vallachiano accanto e ti dimentichi di averlo visto. E di nuovo quella sensazione di vuoto magicamente torna di nuovo da te, come se di nuovo mancasse qualcosa. Ok. Allora, Atros, dopo aver consumato e bevuto la bistecca e il vino, si alza anche lui e va al bancone a parlare con Danica, la locandiera, e le chiede da dove provenga questa musica, visto che non vede nessun bardo, nessuno strumento suonare. Io se ho ancora appunto quel ditino di champagne che mi è rimasto sul bicchiere, ridendo con Feredir per la battuta che ha fatto, dicendogli sì certo, le tue doti ed esploratore. Metto il bicchiere di champagne sul bancone, mi rigiro dando le spalle a Feredir e in qualche modo vorrei girarmi verso la persona che adesso è dall'altra parte. Quindi prima ho parlato con Lars, vorrei girarmi in qualche modo, tipo toccare per sbaglio la persona se magari c'ha la mano col boccale Per errore, sul bancone. il tuo gomito, senza volerlo, tocca qualcuno. È proprio quell'uomo lì. Atros, non hai neanche il tempo di finire, di iniziare anzi a parlare, che davanti a te ti trovi l'uomo che ti ho appena descritto. Rust, lo vedi molto bene. È un giovane, mezzelfo, dalla pelle molto chiara, gli occhi chiarissimi, con questo liuto in mano che vi volge lo sguardo e vi sorride sia a te Atros che a te Rust. Feredir, magicamente è comparso davanti a te quest'uomo. Era seduto lì da sempre, eppure tu non l'hai visto. È proprio strana questa cosa. E lui è lì e vi guarda e dice salve. Ah beh, non ti preoccupare nano, non preoccuparti, non è successo niente, stavo solo facendomi i fatti miei. E vedi che fa quel verso lì come se fosse un po' brillo. Ti chiedo scusa io invece per averti urtato mentre stavi strimpellando, ho sentito qualche nota, adesso capisco che eri tu, magari non ti avevo visto prima. Per chiederti scusa, perché non finisci quest'ultima lacrima di champagne che è rimasta in tutto il locale? Davvero? E Posso? gli porgo il bicchiere. Assolutamente. Ma questo è champagne delle Stomp, non mi permetterei mai di prendertelo. E invece insisto e lo avvicino e lo lascio lì. Anzi, avrei piacere di sentirti suonare qualcosa, magari. Qualche ballata, qualche canto. Sarebbe per me un onore, caro amico. Bene, allora bevo questo goccio di vino e ti suono qualcosa, d'accordo? Va benissimo. Beve il vino. Io comunque sono Rust. Piacere mio. Io mi avvicino. Porgo la mano. E io Feredir. Piacere Feredir, piacere. Il mio nome è Rictavio. Suonerò per te una bellissima lirica. Non ha molte avventure, ma viaggia molto, sai. Se poi tu vuoi trovarlo, guarda in questo bar. Sta con la sua scimmia e ha un profilo basso e via. Ma se lo vedi sai chi è. È un tipo un po' noioso, lo eviti se puoi. Se poi vuoi divertirti, allontani pure i tuoi. Se cerchi dei problemi, è il caso che lui vada via. Ma se lo vedi sai chi è. Rimbalza l'attenzione nel bene o nel male. Sai che menzionarlo la pena non male. C'è qualcosa in più in questa tetrabarovia.
sai credo di no, ma c'è Rictavio. Allora, piaciuta? Grazie, grazie, troppo buoni, troppo buoni. Se volete un'altra canzone in repertorio l'ho appena scritta, però insomma non vorrei sembrare troppo invadente, ecco. Allora, No, invece mi è piaciuta molto in realtà, sei molto bravo. In realtà ho un amico al quale piacerebbe molto suonare con te. Forse, però non sappiamo se in condizioni. Mi giro verso Amon, ma non è che lo sappiamo noi. Mi giro verso Amon e lo vedo ingarognato nell'angolo. Amon, vieni qui, ti presento un amico. Urlando una Anzi, in quel squarciagola. momento mi giro, prima di dire questo mi giro, lo indico col dito e faccio: è proprio lui. Verso di lui che mi guarda imparanoiatissimo. Ciao Amon, vieni qui, ti presento un amico. Io abbasso ancora di più il cappuccio e dico: non vi conosco. beh, non importa, me- non importa, lo vedo un po' per i fatti suoi, meglio l'ho visto un po' da lontano prima, sembra un po', insomma, meglio lasciarlo stare, che ne dite? Se volete faccio io da solo, certo un altro bardo in più sarebbe bellissimo, meraviglioso, ma non ha alcuna importanza. E poi è una cosa curiosa che ho notato è che il vostro amico, vabbè, non vorrei essere insensibile, dai. Dici pure. Cosa? Beh, Parli del magnifico progetto che gli ho regalato per la sua mano sinistra? sì, beh, non credo che suoni il liuto, ecco. Invece Nel sì, frattempo- ed è anche estremamente dotato. Ma è meraviglioso, è fantastico. Magari potresti provare a convincerlo, sai, tra performers potreste andare Intendevi meglio. sicuramente d'accordo. Beh, perché no? Amon, amico, vuoi avvicinarti e suonare con me? Cosa suoni? Beh, ho un pezzo di repertorio. Cosa suoni? Ho un pezzo di repertorio molto interessante. Sono musiche popolari, niente di che. Io sono un direttore circense. Ti ascolterò da qui. Oh, va benissimo, d'accordo. Ve l'avevo detto che era meglio non disturbarlo. Ma dai, Amon, magari ti passa lo sballo con una performance. O magari la performance viene fuori anche meglio. Solamente perché Dai, sei tu. Amon, Solamente non stare perché lì sei... tutto solo. Vi ho detto che non mi fido di nessuno qua dentro. Vi ho detto che non mi fido di nessuno qua dentro. Beh, dai, ci riprovo. Coraggio, Amon. Dai, non star lì da solo. Divertiamoci, facciamo un po' di musica. Tu suoni il tuo flauto, il tuo liuto, quello che sia, e io suono il mio. Vuoi? Tu inizia e se reputo ti vengo dietro. Ok, devo sapere, vuoi fare una prova di performance per andare dietro a Rictavio oppure no? Sì, ok. Sì, Allora, già avevo il tiri marcatore su performance, per favore. Sì, con... Dovresti tirare con svantaggio, ma tiri Esatto. normale. Ok. Non mi veniva, stavo dicendo di avanzo. Rictavio inizia a strimpellare. Dice, questa l'ho appena scritta, quindi magari non è esattamente perfetta, però ci provo. E inizia a suonare. Tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan. E Amon gli va dietro con quale strumento? Con il flauto di pan che ho appeso al collo. Salve, benvenuti amici alla Blue Water Inn. Il suo intrattenimento, sai, è questo qui. La vita qui a Barovia, sì, è un vero inferno a Vallaki. Tutto andrà bene. Tutto andrà bene. Tutti insieme. Tutto andrà bene. La vita qui a Barovia, sì, è un vero inferno a Vallaki. Tutto andrà bene. Non pronunciare il nome mai del diavolo
vita qui a Barovia sì è un vero inferno, ma a Vallaki tutto andrà bene. No, non so perché questa canzone mi ha ricordato, cioè mi è parso come se fosse una performance dei Green Day. Rictavio Complimenti. fa un colpo di tosse. Beh, spero che vi sia piaciuta la mia performance. Stupefacente, Amon stupefacente. è stato molto bravo, devo dire. Bravo Amon, complimenti. Anche Amon, stupefacente, stupefacente. Che cosa ha cantato, le parole che ha usato? Io preso dalla cosa, mi giro verso Danica e faccio da bere per tutti i presenti qua attorno a me. Danica ti guarda. Per un attimo potresti giurare di aver visto una smorfia di odio nei tuoi confronti. E poi dice sì. E tutti vai, bravo nano, sì, tutti. E inizia a versare i boccali per tutti. Brai, dammi una mano, sì mamma, chiama anche tuo fratello. E dalla porta arriva Brom. Lo avete visto forse una volta? Sì, ve l'ho fatto vedere. Li abbiamo visti entrambi. Li avete visti fratelli. entrambi. E Brom inizia ad aiutare la madre con i boccali. Mastro Rick, la vostra abilità è stupefacente, dicevo. Così bravo che si direbbe una bravura non di queste parti. Ah, Da dove venite? Io vengo un po' da ovunque e da nessuna parte. Come hai detto di chiamarti? Chiedo scusa, non mi sono presentato. Io sono Atros, un Atros. girovago, insieme al nano, Ras, l'elfo l'hai appena conosciuto, Amon. L'elfo lì in fondo si chiama... come cazzo ti chiami tu? Feredir. Feredir. E l'umana, la mezzelfa lì in fondo, Lucinda. Siamo degli avventurieri. Degli avventurieri, beh, si vede in effetti dai vostri abiti. Qui si riconoscono subito i forestieri e indica se stesso. Sì, vengo un po' da ovunque e da nessuna parte. Viaggio, hai sentito la canzone? Viaggio molto, ma non ho molte avventure da raccontare. Da quanto tempo vi trovate qui a Barovia? Diverse decimane. Credo ormai un mese, dice Danica. Quasi un mese ormai. Beh, fa piacere che te lo ricordi. Visto il tuo carro fuori dal negozio di oggetti chiuso con una bellissima insegna, tra l'altro. Ero curioso di conoscere chi fosse questo Rictavio. E da dov'è che vieni prima di essere stato qui? Dov'è che eri? Beh, non sono mai stato in un posto fisso a parte Vallaki. Ho girato un po'. Noti che è molto elusivo sull'argomento. Da un mese qui, dico, avrei girato la valle. Se era stati in giro avrei conosciuto i Vistani. Certo, ho conosciuto i Vistani. Come no? Ho conosciuto i Baroviani, ho conosciuto un sacco di gente. Ho scritto canzoni, ho suonato canzoni per loro. Di solito però, come avete sentito nella canzone, se qualcuno mi cerca mi trova qui. Io faccio il direttore circense, però diciamo che ho smesso da un po'. Ormai mi dedico solo alla mia arte, alla mia musica. Come mai hai smesso? Diciamo che i circensi, beh, non è un'attività molto prolifica. Qui sono tutti molto tristi e quindi cercare di raggruppare delle persone per fare un circo è dura. Amon si rimette il Posso dire cappuccio qualcosa? e se ne arriva al suo posto lamentandosi del fatto: guarda questi stupidi che danno confidenza a tutti, non l'hanno capito che ci stanno guardando tutti. Amon, mi devi fare un tiro di percezione malgrado la tua alta percezione passiva.
Subito. CD 10. Partito? Che culo. Che culo, ho fatto C'è 19, fra. qualcuno, Uno. c'è qualcuno fuori, lo vedi dalla finestra, che ti sta fissando vicino al pozzo. Ai. Tipo così. Si è fermo lì che ti sta guardando. Mi fiondo fuori. Appena raggiungi la porta, i ragazzi vedono che tu ti stai muovendo. Ok? Io lo raggiungo subito e faccio... Amon. Cosa sta succedendo? Là fuori c'è qualcuno che mi osserva. Forse ci osserva. Questo posto non è sicuro come tutti dicono. Ovviamente parlo piano. Cioè, queste cose tu le dico tipo a bassa voce a Feradir che ce l'ho accanto. Ed esco fuori. Io lo seguo, non riesco neanche a fermarlo, che lui già è fuori dal locale. Amon, Feradir, avete appena visto una sagoma che si è allontanata ed è scappata ed è andata subito via verso le strade di Vallaki. Posso provare ad inseguirlo? Con uno scatto magari, non so. Ok, lo insegui. Ok, nel frattempo dico a Feradir, hai visto pure tu? Dillo agli altri. E vado. Sì, sì, ma ti seguo anche io. Valla a dire agli altri. Valla a dire agli altri e mi segui, va bene? Vabbè. Vabbè, fai, tranquillo. Perché sei un tossicodipendente lasciato da solo? Stai visionando, mi pare poco realistico. No, io corro subito Va bene. Ok. Vabbè, ma la figura che è scappata l'hai vista pure tu, non è che me la sono Sì. Vabbè, noi comunque penso che la porta è aperta, vi vediamo partire in quarta, almeno Rust ed io. Che eravate qua davanti e... Va. Io ovviamente faccio un cenno, faccio uno sguardo verso Atros per capire se anche lui ha visto la stessa cosa che ho visto io. Vabbè, No, in realtà non ho vedo che visto sto nulla. cambiando mappa, ma volevo avvicinarmi a Rick Tavi e dirgli: ma che è sta storia che va tutto bene, va tutto bene. Tu non sei di qui, io non sono di qui, sappiamo benissimo che non va per niente bene. Ovviamente abbasso la voce e vorrei farmi sentire solo da lui. E lui ti dice: "Shh, stai attento a quello che dici, Ramo. Da queste parti è reato." Lo so bene. Beh, è chiaro che hai ragione. Cosa vuoi che ti dica? Questa è, Mi la, ravvicino. questa è la politica di Vallaki. È la politica del borgomastro. Meglio non farlo arrabbiare. E non sai mai se il borgomastro ti ascolta o no, perché la Blue Water Inn è piena di gente. Non fare l'errore Esatto. di credere che i vallachiani non stiano con il borgomastro. Non riportino. Che perché devono prima tutelare la propria di pellaccia piuttosto Lucinda, cosa vuoi che fare? quella degli altri. Ringrazio il mio nuovo amico che mi ha offerto da bere, quindi tiro giù l'ultimo sorso. Gli dico grazie mille per questa pinta, non voglio disturbare avanti, mi ritorno dai miei amici che ho visto si sono spostati e mi alzo e raggiungo il banco. Mentre raggiungi il banco, oltrepassi il tavolo di due tizi. dei due tizi e per sbaglio urti Nicolai. Gli versi un po' di vino. Nicolai si alza di scatto. Ehi, che diavolo fai? Stai attenta dove cammini, no? Scusa, non l'ho fatto apposta, cioè, calmati. Nicolai, Già, calmati. Spunta fuori la mia testa. appena spunta fuori la tua testa, Nicolai ti guarda e dice: nessun problema. Vabbè, come sempre, quando è un uomo a coprire le spalle di una donna non c'è nessun problema, mentre se fossi stata io da sola, cosa avresti fatto? E l'altro, Spunta di nuovo la mia testa. Cosa avresti fatto? e l'altro ride a squarciagola. Sei nei guai, Nicolai. Sta zitto, Carl.
Forse è meglio che vi facciate gli affari vostri voi là sotto. Non sapete chi diavolo sono io. E si risiede. Danica, un altro champagne dello Stomp. Ma Nicolai, non posso, te l'ho detto. E io ti ho detto che puoi. E Danica fa... D'accordo. L'ultimo però. La guardo nel frattempo e allargo le braccia, le faccio: ehi, hai detto che era finito, e per lui, lo indico, e per lui ce n'è ancora? Beh sì, parla piano, Rust. Vi chiedo scusa, ma per certe persone... È il figlio del borgomastro. Bisogna... No, non è il figlio del borgomastro, sono i figli di Lady Fiona Watchter. E la guardo così. Sì, lo E so. chi diavolo sarebbe Fiona Watcher? È una donna molto potente, una donna, diciamo, con un bel po' di soldi. Fa molti affari qui alla locanda, non possiamo dire di no ai suoi figli. Che tipo di affari? Qualsiasi. Ha rinnovato la locanda, ci ha dato una mano con con l'importazione di vino. Grazie a lei siamo riusciti a fare diversi affari qui, e poi dà anche una mano a Vallaki, o almeno a una parte di Vallaki, a quelli che non sono d'accordo col borgomastro. Immaginavo mi stessi per dire questo. Mentre ho il ragazzo davanti a questo Nicolai e lo osservo, noto qualcosa di rilevante nel suo abbigliamento, come è fatto, lineamenti. Allora, l'unica cosa che noti di diverso tra Nicolai e Carl, nulla, sono molto simili anche nell'abbigliamento. L'abbigliamento è un po' più elegante rispetto a quello dei vallachiani normali. Sono di bell'aspetto e ben curati. Ok. Beh, porgo la stessa domanda a lui, non avendo idea di chi sia Lady Fiona, voglio sentire cosa ha lui da rispondere. E quindi chi sarebbe vostra madre? Continua a non risuonarmi questo nome nella mia testa, mi dispiace. Non vogliamo parlare di nostra madre, non ci interessa. Siamo qui per divertirci. Danica, arriva questo vino? Te l'abbiamo già portato. Vabbè, e mi Brom giro. ti ha portato una brocca, ti ha portato un boccale intero. Oh, davvero, non me ne sono proprio accorto. E Danica, per il signore del mattino. Tieni, Brom, portagli questa. E gli porta una bottiglia. Vedendo la bottiglia arrivare, dico: beh, con tutto questo vino, con tutto questo champagne, non vorrete berlo da soli, vero? Beh, stavamo giusto iniziando a conoscerci, e mi siedo al loro tavolo. Appena tu ti siedi, loro si guardano, capiscono e si alzano. Prendono il vino e Nicolai dice: Carl, andiamo via da qui, beviamo fuori, non mi sto divertendo più. Sono d'accordo con te, fratello, andiamocene. E se ne vanno verso l'uscita. E io vado a Amon. Io guardo Io sì. Feredir e gli chiedo: hai avvertito gli altri? No, spero mi abbiano visto. Ti ho visto scappare così velocemente che non ho avuto neanche il tempo di urlare, ma dubito che mi avrebbero sentito in mezzo a quel casino. Non importa che tu abbia visto me, ma hai visto la stessa figura che ho visto io vicino Sì. al... al bagno esterno, alla latrina. E non ti sei chiesto chi fosse che ci stesse controllando? Ti vedo tranquillo. Non sono per niente tranquillo. Sei mezzo drogato e stiamo inseguendo una persona oscura che ci stava spiando da fuori e che è scappato. Quindi ha paura di noi. Come noi abbiamo paura di lui. Tu hai paura di lui. Tu hai paura di lui, non io. E faccio un tiro di percezione per cercare di capire se ci sono tracce da poter seguire. Indagare. Io faccio la... Indagare, ok. Io Investigazione? Sì. Ok. Faccio io percezione intorno per vedere se ci sono pericoli o altra roba. Allora, hai fatto 17 in indagare e lui 18 in percezione. Feredir, senti un odore molto forte, un buon odore. Sembra un'essenza alchemica. Da quando sei a Barovia
l'unica volta che hai sentito qualcuno improfumarsi in questo modo è stato al castello. Persone nobili di alto rango, dei lord. Stai sentendo una scia di profumo. Amon, c'è una botte spaccata, rotta, sembra che qualcuno ci abbia inciampato sopra, e all'angolo subito a sinistra. Guardo Feredir e gli dico, indicando la botte, guardala, è ancora calda, deve essere passato da qui. Seguiamolo. Sì, io sento pure una scia di uno strano profumo. Sembra un profumo molto ricco. Quello è il mio zaino. Quella è una puzza di morte. Attraversate la strada, girate a sinistra. Investigazione di nuovo. 17. Io. Percezione. Grazie. Ma io mi dimentico sempre se devo tirare con svantaggio. Non importa scusami. per adesso. Anzi, ti dirò di più. Dopo che hai sentito suonare Rictavio, ti sei sentito molto meglio. Ottimo. Il profumo sta svanendo velocemente, riesci a percepirlo in questa zona della mappa, tra le case. Però Amon ha avuto l'arguzia di osservare i piccoli resti di legno che a quanto pare si è portato dietro questo tizio. Ha calpestato delle erbacce ed è proprio appena vi avvicinate verso il centro delle case che vedete fare capolino una figura. È un uomo che si sta sporgendo a guardarvi. Appena vi vede, subito torna a correre. Io gli urlo fortissimo. Ehi tu, fermo! Io in un attimo Andiamo provo di là, Amon! Destrezza. Io in un attimo. Prova di destrezza per Feredir. Ok, io in un attimo, nell'attimo in cui lui si è sporto e ci ha visto, in quell'attimo provo a lanciare cecità su di lui. Per fermarlo, per bloccarlo. Ok. Esatto. Ora lui deve fare un tiro salvezza. Superato. Superatissimo. Il tuo incantesimo non ha minimamente effetto e Feredir non riesce Neanche. a prenderlo. Vi spostate in un'altra zona, in una strada, Sempre inseguendolo, giusto? sempre inseguendolo, in una strada più larga. C'è un grande festone tra le case, tra una casa e l'altra, e lui sta correndo come un matto. Allora, Feredir mentre corre, mentre che sta correndo a 2000 di velocità, si accorge di questo festone che è esattamente lungo il percorso che dovrebbe fare questo oscuro figuro che sta scappando, e ha la brillante idea, stranamente, di utilizzare il suo arco, prendere la freccia, scoccarla verso il festone in modo che cada esattamente sulle gambe del tipo per farlo inciampare. Ok, fammi un tiro a vuoto con tiro per colpire. Dell'arco? Sì, sì. Ok. Fum! Scagli la freccia, pam, colpisci il festone che cade giù e si incaglia nel piede dell'uomo, che inciampa e cade a terra con la faccia. Pum! E dice: "Ah, cazzo!" E cerca di rialzarsi subito. Con una prova, prova a raggiungerlo più velocemente Lo possibile. raggiungi, ce l'hai lì. Ok. E prova a bloccarlo di forza utilizzando delle corde. Non ho delle corde, chiedo all'elfo: hai corde? Hai qualcosa per legarlo e Lasciatemi immobilizzarlo? stare. Cerca di alzarsi e di Certo, scappare. Fa un passo. No, io prendo la freccia e gliela punto in testa appena è a terra. E gli dico: se ti muovi ti faccio un altro occhio. Ok, stiamo calmi. Stiamo calmi. Si vede che ho dato proprio una brutta impressione. Siamo tutti amici qui, eh? Abbassa quell'arma. Vedi No. che in giro, intorno, non c'è nessuno. Con chi abbiamo il dispiacere di parlare? Allora, mi dispiace, vi chiedo scusa. Non volevo darvi una brutta impressione. Si scuote gli abiti, tum, tum.
Oh. È dura, eh? Ogni volta è sempre più dura con questi forestieri. Mi dispiace, mi chiamo Larnk. Ernest Larnk. Me ne vado subito, non volevo disturbare. No. No. Tu non vai da da nessuna parte. Tu ora vieni con noi. Ok, facciamo così, parliamo, poi voi dalla vostra strada e io per la mia strada, d'accordo? Mi va bene, Ok. ma andiamo a parlare alla locanda. Io Subito. non vado alla locanda, ci sono delle persone che non vorrei incontrare. Quelle persone siamo noi, anche. Però Li hai già incontrati. siamo Invece qui. invece, chi stavi osservando alla locanda? Stavo osservando voi. E chi perché ti aveva di- detto di osservarci? Di grazia, perché? Lady Watcher. Lady Watcher mi ha mandato a spiarvi. Lo fa sempre quando arrivano dei forestieri. E io sono incaricato di seguire i forestieri e cercare di capire le loro intenzioni. Vi ho seguito da tutto il giorno che vi seguo. Ho visto Io che mi giro verso Amon e gli dico: chi cazzo è questa Lady Watcher? Per capire se ci sta, cioè per provare a capire se ci sta ingannando, io devo fare un tiro di percezione. Insight. Insight. 20. Ti sta dicendo la verità. E con le informazioni che darai a questa Lady Watcher, Sì, cosa ne farà lei? Amon era fatto, ma la sensazione di sentirsi osservato era giusta. era giusta, era a ragion veduta. E nessuno mi ha creduto. Scusami, dicevi? Le informazioni che darai a questa Lady, come hai detto che si chiama, scusa? Lady Fiona Watcher. Watcher. Lady Fiona Watcher. Cosa ne farà lei con queste informazioni? Beh, Chi è no, soprattutto? Non preoccupatevi, d'accordo? Sono solo informazioni così giornaliere per capire chi siete. Siete entrati qui a Vallaki. Lei è un suo modo per proteggere la città, d'accordo? Quindi non avete Non nulla da sapevo temere. non sapevo che il borgomastro fosse una donna. Lady Fiona Watcher non è il borgomastro. E chi è? Di grazia. È semplicemente una donna di buon cuore che ha a cuore Vallaki. Una donna molto potente, una donna molto ricca. Se mi lasciaste andare sarebbe molto gradita come cosa. Non so se mi spiego. Facciamo finta che non è successo niente, d'accordo? Mi sono fatto sgamare. Amon. O ammetto che mi sono fatto sgamare. Di solito sono molto più professionale. Amon lo guarda, gli dà una pacca sulla spalla e gli dice: diciamo che per oggi ne ho abbastanza di sangue. Io lo guardo e gli dico: la prossima volta la lascerò scoccare questa mia freccia. Oh. Esatto. Ovviamente. Vorremmo un'informazione, signor Lark. Sì, devo solo un attimo riprendere fiato. Tutto ok. No, di grazia, cosa andrà a riferire a Lady Fiona Watcher sul nostro conto? Voi cosa volete che io riferisca? No, io voglio sentire cosa tu andresti a riferire. Beh, si risistema la manica della giacca. Riferirei ovviamente che questa cosa non è mai successa, che vi ho seguito e che non avete brutte intenzioni e che siete solo dei forestieri di passaggio. Perfetto, mi sembra la cosa più adatta da dire, anche perché ricorda una fantastica memoria visiva. Un'ultima Molto bene. domanda. Dove abita la famiglia, la signora Fiona Watcher? Dov'è casa sua? Beh, non potete certo... Immagino sia un'enorme casa, visto che è praticamente il borgomastro numero 2, o forse numero 1. Non è un borgomastro lei, è solo una benefattrice.
una filantropa. È vicino all'uscita della porta Zarovich, la porta nord. Non potete sbagliarvi, casa sua è molto molto grande. Oserei dire che forse è più grande di quella del borgomastro. Adesso, signori, se non vi dispiace, farò finta che tutto questo non è mai successo. Presenterò quello che ho da presentare a Lady Fiona e ci lasciamo qui, d'accordo? Mi sembra un buon accordo per questa volta. Perfetto. Alla prossima. Scusami per averti fatto inciampare. Gli Nessun porgo problema. gli porgo la protesi come a dargli la mano. E lui fa per darti la mano e poi vede, capisce e dice: Derci. No. Vede il mio ghigno diventare sempre più malefico. E lui subito accelera il passo e sgattaiola via verso una viuzza. E se ne va. Torniamo alla locale. Mi giro verso Direi di Fer e dire: tornare. scusami, sì, prima di tornare mi giro verso Fer e gli dico: la prossima volta che vi dico che qualcuno ci osserva, qualcuno ci osserva. Dovresti smetterla con quella roba. Ancora, l'abbiamo inseguito. Ok, torniamo alla locanda. Sta schiaccio, veramente. Nikolai e Karl se ne sono andati. Yevgeny e Solzar se ne sono andati. Ci sono poche persone ormai rimaste. Sono passate quasi 2 ore, un'ora e mezza piena da quando siete entrati in locanda. Cosa fate? Decido di salire a chiamare Irina, a vedere dov'è, se ha visto suo fratello, visto che abbiamo ancora in sospeso la situazione stanze. Io non ho mai incontrato Ismark. Ok. Dove sei? Appena sali da lì, Brom si avvicina a te. Vedi questo ragazzino con una striatura grigia sui capelli e ammantato di nero con questo pellicciotto nero. Ok. Scusa, se devi salire su in camera è la scala all'esterno. Ah, perdonami, ero convinta fosse questa scala interna. Non è che potresti magari accompagnarmi là dove è la camera di Irina? Non vorrei perdermi, Beh, non è difficile. visto che ci sono tutte Ti queste accompagno io, stanze. certo, ti accompagno io. È la Andiamo a prima giro. volta che salgo. Oh, Sì, è la prima volta. però mi ricordo che Irina mi ha detto la prima stanza Sì, dopo le a scale. sinistra. E cosa vedo? Tipo un Quello che doppio vedi corridoio, è cioè ci un sono piccolo corridoio che si affaccia alla taverna. Da sopra vedi tutti gli ospiti della taverna e noti che ce n'è uno tra gli ospiti, tra tutti gli altri, che ti sfugge continuamente alla vista. È proprio Rictavio. E una volta che ti sfugge alla vista ti sei già dimenticato di lui e vai verso questo lungo corridoio dove ti si presentano 3 porte, una di fronte e 2 ai lati. Quella che veniva indicata da Irina era quella subito dopo le scale. busso alla porta, chiamando Irina. Irina, Avanti. ci sei? E dentro. Ciao Lucinda. Non ti ho vista scendere, mi sono preoccupata. Tutto a posto? Non ho ancora incontrato Ismark, sai, per la faccenda delle stanze. Ah, tranquilla, ci ho parlato io. Ma dov'è? Non lo vedo da tutto il giorno, non sono ancora riuscita a salutarlo. Quel matto è con le guardie adesso. Ma tutto bene? Che succede, Irina? Sono stanca. Ho litigato di nuovo con lui. Riguardo a cosa? Forse il tuo appuntamento? Non gli ho parlato di quello. È Qual è il tornato problema? quando è tornato con Yevgeny e Solzar e si è messo in testa di volersi integrare a tutti i costi. Ha capito che la via dei cacciatori di lupi non è quella che fa per lui. E quindi adesso sta cercando di integrarsi
facendosi assumere dalla guardia cittadina. Beh, sarebbe il caso che parlassimo un attimo con Ismark prima che si mettesse a fare magari delle scelte avventate, poco pensate. Ma non stare qui, dai, da sola a ingrigirti e basta. Scendi giù a bere qualcosa con me, ragazzi. In realtà, sai, non mi sento molto bene. Va bene, non ti preoccupare. Vabbè, la saluto, non insisto, non sa dove è Ismark. Comunque, prima di tornare giù, hai dato un'altra occhiata su. Hai visto che c'è una porta con un lucchetto. Una delle tre, cioè No, non è una delle altre due. Non è una di quel corridoio, è del corridoio subito davanti. Ah, quindi da dove lui mi ha impedito, tra virgolette, di salire. Sì. A cui praticamente si accede tramite questa scala, ovviamente. Quindi tu adesso Sì. rientri da qui, ok? Mhm. E via. A voi, Atros e Ras. Rictavio vi guarda e dice: si è fatta una certa, ma credo che a quest'ora dovrebbero suonare. E in quel momento sentite 12 rintocchi di una campana. Boom, boom. Arriva dal campanile della chiesa. I 12 rintocchi vi segnano, indicano l'orario. È mezzanotte. È la prima volta che avete conto dell'orario da quando siete a Barovia. E il Rictavio dice: a questo punto è meglio che io prenda baracca e burattini e torni su a dormire. Vado su a dormire. Domani mi aspetta un'altra giornata in cui dovrò scrivere altre canzoni, girare magari per Vallaki, vedere il posto, incontrare altre persone. Signori, è stato un piacere. Vi auguro la buonanotte. Mastro Rick, le dispiacerebbe prolungare un po' la serata con noi? Ora che il locale si è svuotato potremmo parlare in maniera più discreta, se non le dispiace. Beh, magari qualche minuto, non di più, d'accordo? Si sistema Va il bene. liuto come a voler indicare di non volerlo più suonare e lo mette dietro la schiena a tracolla. Vabbè, visto che Atros si siede al banco, mi avvicino al banco risalutando il mio amico e dicendogli: con chi stai chiacchierando, Atros? Lui è il grande Rictavio. Danica prende un attimo la parola interrompendovi, non per parlare con voi, per parlare con i suoi figli. Ragazzi, si è fatto tardi, dovete salire. Ma mamma, è solo mezzanotte. Appunto, è mezzanotte, Brom. Andate a dormire. E niente giochi. D'accordo. E Brom e Brai ci lasciano e se ne vanno. Si apre la porta della cucina e entra Urwin. Cara, va anche tu a riposare. Si è fatto tardi, la campana ha suonato, ci penso io qui. Sei sicuro? Ma certo. E anche Danica ci lascia dopo avervi salutato garbatamente. Urwin fa il giro per la sala, riprende qualche vallachiano ubriaco sollevandogli la testa e pulendo il bancone, ignorandovi completamente. Grande Rictavio, è un piacere fare la vostra conoscenza. Vi prego, Io vi prego, sono Lucinda. non chiamatemi grande, non è proprio il caso. Lucinda, sì, è un piacere, ho sentito il vostro nome, Atros è stato così cortese da presentarvi mentre voi eravate lì al tavolo con Yevgeny e Solzar. Persone interessanti. Non Luogo direi. interessante questo. Ero giustamente ironica. Cacciatori di lupi. Ma persone particolari. Rictavio, voi invece deduco che siate un bardo. Ne deducete molto bene. Sarà stato il mio liuto a ingannarmi.
Probabile. Avrete molte storie da raccontare, quindi di queste terre. Atros, l'hai fermato per questo? Volevi sentire qualcosa di questi posti? No, in realtà l'ho fermato perché, come noi, neanche lui viene da Barovia o da Vallaki o da qualunque altro posto. Noi eravamo diretti a Waterdeep e ci siamo ritrovati qui. Se non volete dirci da dove venite non è un problema. Però penso che come voi, noi vogliamo andarcene via da qui. Ah, ma forse mi avete frainteso, Atros. Chiedo perdono. Sarò stato elusivo abbastanza da confondervi. Purtroppo è una mia caratteristica, non posso farne a meno. Sì, ho sentito parlare del mondo esterno. So che ci troviamo in un semipiano. Purtroppo io sono sempre stato confinato qui. Io sono nato a Ravenloft, Atros. E sono sempre vissuto a Ravenloft. Ho sempre vissuto a Ravenloft. Quindi i miei viaggi si limitano a Ravenloft. Ho visto un po' di posti, ho visto il Darkon, ho visto l'Aluk. Alcune zone, soprattutto sì del Darkon, se non ricordo male. Come mai, diciamo, così spesso al Darkon, a parte essere stato qui? Qualche motivo in particolare? No, non c'è nessun motivo in particolare. Diciamo che gli affari andavano meglio lì. E di cosa ti occupi tu nello specifico? Io faccio il direttore A parte circense. Ah, ok. Cioè, era questa la tua principale fonte? È sempre di stata questa la guadagno? mia principale fonte di guadagno. Amon, Feredir, siete appena ritornati in taverna. Entriamo. Ragazzi, siete una certezza in caso di pericolo. Vedo che siete una certezza in caso di pericolo. Amon, ti sei ripreso? Stai un po' meglio adesso? Sto meglio. Non di certo grazie a voi, da quello che ho visto. Perché cos'è successo? Noi ti abbiamo solo visto andare via e nessuno ci ha detto nulla. E non vi siete chiesti perché ci siamo fiondati fuori e Feredir? Ora, capisco che non mi prendevate sul serio per le condizioni nella quale sono stato finora, ma comunque io e Feredir ci siamo fiondati fuori e non vi è assolutamente interessato quello che poteva succedere. Oh, credo che sia colpa forse- mia, scusatemi, sono stato io a distrarli. E spero che vada tutto bene comunque, non è successo niente di grave, credo, spero. Va tutto bene, tranquillo, non me la prenderò come un collega, sto parlando con i miei compagni. Ah, chiedo perdono. E si volta. Guardo Amon e gli dico, senti, la ramanzina a me ha annoiato e sinceramente anche questo Rictavio non mi dà una gran voglia di star qui a chiacchierare. Salirò su a continuare a leggere il mio libro. Ci vediamo domani mattina. No, io invece dormo un attimo. e mi Ragazzi, allontano. no, tu torni qua, dobbiamo fare il punto. Ragazzi, eravamo seguiti, se non l'hai capito. Io non voglio essere troppo d'intralcio, quindi credo che andrò a riposare anch'io. No, ma come? Sono appena arrivato. Beh, si è fatto tardi, avrei delle cose da fare domani, quindi buonanotte. Aspetta, prima che vai via, voglio chiederti una cosa. Lady Fiona Witcher, sai dirmi qualcosa? Watcher, perdono. Sai dirmi qualcosa? Sì, certo. È una donna d'alto borgo. Qui a Vallaki ci sono alcuni che la rispettano. Alcuni. Pochi. E non mi fiderei di quei pochi. Perché? Sembra che non sia tanto in buoni rapporti con il borgomastro di Vallaki. Sono due facce opposte della stessa medaglia. Il borgomastro ha delle leggi ferree, secondo cui non bisogna nominarlo il diavolo. Secondo cui, bisogna sempre sfoggiare un bel sorriso e dire che tutto andrà bene, altrimenti andrai alla gogna. Abbiamo notato. Mentre Lady Fiona Watcher non crede a tutto ciò. Non so bene in cosa creda in realtà, ma di sicuro non al borgomastro. Interessante. Ma fino a quanto rimarrà in città? Fin quando
Il destino me lo permetterà. Io sono un Vabbè. uomo libero e faccio quello che mi sento di fare. Beh, sicuramente domani, hai detto hai da fare. Beh, se stanotte non morirò durante il sonno, e fa una risata. Vabbè. Mamma mia, un po' di positività. Su. Hai ragione, Feredir. Feredir, dico bene? Esatto. Esatto. Mi sei molto simpatico, amico. Beh, Grazie. Andrei, allora, di nuovo. Venite a cercarci, Mastro Rick. A Spero di cercarvi. rivedervi presto. Cercarvi dove? Qui alla locanda. Alloggiamo qui. Ma certamente. Dove sta Siamo- sempre. Siamo tutti qui allora. La mia stanza è, è subito qua sopra. Quindi, se volete, io sono qui tutte le sere fino a mezzanotte. E ogni tanto forse a pranzo. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte e grazie Buenas. della conoscenza e delle canzoni, Mastro Grazie a Rick. voi per essere stati degli ottimi e degli splendidi ospiti. E Buenas noches. sale. Quando sale sono su pure io, ma non sono entrata in camera. Sì. Aspetta. Voglio vedere dove entra. E guardo verso l'altra Allora, balconata. Rictavio, vedi che è qua, sale le scale, percorre tutta la lunghezza di questo lungo corridoio e apre la porta della sua stanza dopo aver smanettato con il lucchetto. Mi fai una prova di percezione CD 15. Wow. Quanto hai fatto? Niente. Sei. Vedi Rictavio che apre la porta dopo aver smanettato con il lucchetto, entra dentro e chiude la porta e la richiude a chiave. Vabbè, mi sembra comunque singolare, visto che è l'unica porta con un lucchetto. Resto fuori a continuare a leggere il mio libro sulla salute. Puoi entrare se vuoi a leggere il libro. Che resti a fare fuori? Va bene, entro. A quel punto ti rendi conto che Irina si è spogliata e ha il busto coperto soltanto da un velo, da un telo, ok? Che è quello del lenzuolo. Percezione. Ti metti lì a leggere il libro con una lanterna che hai tra i tuoi oggetti e vedi che Irina non sta dormendo, è per i fatti suoi, è sul letto, si rigira, si gira e si rigira, come un po' se cercasse di prendere sonno. Scosta i capelli dietro l'orecchio e vedi che sul suo collo ci sono 2 fori. Zan zan Vabbè, zan. minchia, raga. Adesso faccio. Vabbè, non posso istintivamente restare là dentro perché so che è muy rischioso. Ma sulla porta c'è una chiave Sì, e lei non mi sta guardando. no, lei Lei per i fatti suoi. per i fatti suoi sta pensando, sta riflettendo. Ok, con mano magica, in un modo stra anti-sgammo il più possibile, prendo la chiave dalla porta, e quindi non lo faccio io direttamente, prendo la chiave della porta, me la faccio portare e poi piano piano mi alzo e dico: ah cavolo, ho lasciato una cosa giù, e scendo giù, sperando che lei non faccia niente. Lei non fa niente, resta lì. Che faccio? Chiudo? C'è la finestra comunque. Se faccio destrezza di mano chiudendo la porta, lo posso fare in un modo nel quale lei non senta che faccio scoccare la serratura? Se vuoi, sì, certo.
Serve una prova di abilità. Lentamente, l'unica cosa che si sente è un crack, molto leggero. Non senti nessuna reazione dall'altra parte. Ok, vedo i ragazzi sotto di me, giustamente. Ok, prendo 2 delle mie biglie, perché è inutile scendere fino a giù, e provo a beccare quelli che vedo più vicino, che ne so, Raste, Amon, piuttosto che Atros, attirare la loro attenzione. Facendogli... E riesce ad attirare la loro attenzione. E gli faccio segno... Qualcuno venga su! Venite su! Di cui alzo la testa e lei chiede ok. Che succede? No, Scendi tu. Scendi tu. Esatto, scendi tu. No, scendi tu. Sei finita di No, nuovo. sono finita di nuovo lì. Mi porti giù, per favore. Siete così incredibili, Mamma veramente. mia. È una baracca comunque, è una baracca, quello è un Cioè, tossicodipendente. Quello è un tossicodipendente. Vi guardo e vi dico, ragazzi, ho dovuto chiudere Irene in stanza. Io lo so che non mi... stiamo calmi, per quello che sto per dirvi. Non azioni avventate. E mostro la chiave. È chiusa. Irina ha 2 segni su... Vabbè, lo parlo piano. Irina ha 2 segni sul collo. E si sta agitando. Ho paura stia succedendo qualcosa di brutto. No, che si sta In che agitando. senso, non, in che senso non si è sta vero. agitando? No, penso che ok. Si rigirava. la vedevo che era, come dire... No, non riusciva Non bene a stava dormendo. dormire, ma non era agitato. Esatto. Questi Magari- segni che dici sul collo non ce li aveva quando eravamo a Barovia? Esatto, non li abbiamo notati in realtà. Non sappiamo se No, ci io sto, aveva prima. sto chiedendo a voi che ci siete stati più a contatto con lei. Non ce li aveva prima questi segni? Beh, Ci sono non abbiamo una mai novità. guardato il collo. Non li avevo mai notati. Credo di essere la persona che è rimasta di più con Irina e non... Il punto è Non lo proprio ricordo. questo. Quando argomentate questa situazione, Lucinda, ti viene in mente che da quando conoscete Irina, lei ha sempre avuto una mantella rossa che copriva il collo. Chiaro. Cosa ci dice che questi Evidentemente- segni non siano qualcosa di vecchio? Beh, non è Niente, detto che ci sia dice stata vampirizzata, non vuol dire. Esatto, questo sto dicendo. Sono roba vecchia che non ha avuto effetto su di lei. Magari semplicemente lo è e lo è da tempo. Riesce a L'avete mai controllarsi. vista mangiare? L'abbiamo mai vista mangiare? Beh, dai Vistani non ha mangiato. No, ha Non bevuto. mi sembra. Ha Né mangiato lei né il suo fratello ha mangiato con me, ma lei non l'ho vista onestamente mangiare. Quindi Va bene, la conversazione la trovo inconcludente e sento di dover fare qualcosa per Irina, quindi ritorno su, riapro la porta e l'unica cosa che posso fare è guardarla. Intanto lei è abbastanza... Ok, quindi rincopiomba. ritorni su in camera da Eh. Irina, giusto? Torno su Me lo in dici camera di dopo. Irina e lei Me lo dici dopo. Ok. In quel momento, ragazzi, si apre la porta della locanda. Eccolo, che arriva. Si apre la porta della locanda. È Vedete lui. entrare 2 vistani. Li riconoscete subito. E la cosa che notate immediatamente è che hanno lo sguardo furente. Sono incazzatissimi. Stanno camminando a gran passo verso di voi, srotolano entrambi una pergamena, ve la mettono sul tavolo e dicono: voi avete visto questa ragazza? No. E uno dei vistani dice: a Case, a tiri di bocci, l'avete vista sì o no? abbiamo detto no. Va bene, allora andate a fa culo. E se ne vanno. Di chi si tratta? Vaffanculo tu. Un altro va subito da Urwin. Vanno subito da Urwin.
Tu, Urwin, hai visto questa ragazza? No, non l'ho mai vista. Bene, allora vattene a fanculo. Ma che cazzo? è Ma ci sub- spiegate chi state cercando? Perché la cercate così? Dei L'avete, bocci. l'avete visto o non l'avete vista? Chi è? Non importa chi è. Ci dovete solo dire se l'avete vista. Non sono cazzi vostri. No. No, e E vaffanculo allora tu. andate a farvi fottere con le vostre gambe se ci riuscite da soli. E se ne vanno. Ma che cazzo sta succedendo? Vaffanculo. Mi sta venendo voglia di reinseguire qualcuno. Se ne sono già andati così. Se ne sono andati subito, immediatamente. Vabbè. No, vabbè. Ragazzi, avete visto quell'immagine? Effettivamente vi ricorda qualcuno? No, Ma sembrava non mi una sembra che bambina. abbiamo visto. Non mi sembra che abbiamo visto bambine o ragazzine da quando siamo arrivati, oppure mi ricordo No. male. No. Io comunque salirei sopra, onde evitare brutte cose. Ciao, hai visto le nostre sessioni di Curse of Strahd e ti sei domandato quali mappe utilizziamo? Beh, qui avrai la risposta. Se vuoi portare le tue campagne di Dungeons and Dragons ad un livello superiore, scopri Beneos Battle Maps. Le sue mappe animate sono al 100% compatibili con Curse of Strahd, Discesa nell'Averno e tantissime altre proposte, con sempre nuove mappe in continuo sviluppo, flessibili e perfette per qualsiasi avventura. Compatibili con i principali VTT come Foundry e Roll20, puoi averle con un abbonamento su Patreon mensile o annuale e usando il codice sconto Elfi Acuti avrai il 30% di sconto sul tuo primo mese o sul tuo primo anno. Unisciti a Beneos Battle Map e trasforma ogni sessione in un capolavoro. Dai vita al tuo gioco. In base a come vi state smistando per la stanza, è chiaro che la persona che dormirà con Ismark sarà inevitabilmente Krastos. Vabbè, giusto. Vabbè, Anche la da cosa quando gli migliore. stava più È simpatico. la cosa migliore, esatto. Ok, Sì. Mi sembra anche la cosa migliore, esatto. vado da Lucinda e poi torno da voi. Vabbè, Irina è sveglia ovviamente. Sì, E mi metto sul letto davanti a lei e le dico: Irina, ti fidi di me, vero? Ne abbiamo parlato questo pomeriggio. sì, perché mi fai questa domanda? Beh, forse c'è qualcosa che non mi hai detto? Riguardo a cosa? Beh, Irina, io ti ho sempre vista, cioè, ovviamente non l'ho fatto apposta, ma ti ho sempre vista comunque abbastanza coperta. Adesso non sei più molto coperta e noto qualcosa che prima non avevo notato. Ho capito. Sì. Beh, sono sempre stata coperta, hai ragione. Capirai anche le motivazioni, però. Non so se le capisco del tutto, Irina, sinceramente. Mi sento un po' ingannata in questo momento. Io mi fido di te. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. È stato solo un morso. La prima volta che l'ho visto. Non credo che sia successo altre volte. E quanto tempo fa è successo, Irina? La prima volta che l'ho visto è stato diversi anni fa. E vorresti dirmi che tutto questo non ha avuto una ripercussione su di te? All'inizio ero un po' confusa. Facevo continuamente degli incubi. Credo che sia perché ero molto spaventata. Però so a cosa ti riferisci. Io non sono come Doru. Non è quello che mi è successo. Credo che lui abbia soltanto voluto, non lo so, assaggiare il mio sangue. Marchiarti, forse? Forse. Per ricordarmi che lui mi osserva sempre.
Non posso far altro che continuare a fidarmi di te. Da quello che ho visto, non hai mai dato segno di avere, come dire, quella certa fame, ma capirai che non posso nascondere questo dettaglio ai nostri compagni di viaggio. Certo, va bene, lo capisco. Di chiunque tu possa fidarti, mi fido anch'io. Va bene, Irina, ora devo andare un attimo a rassicurarli, ovviamente. Non ti preoccupare, ma avrei voluto che me l'avessi detto. Beh, non ci conoscevamo da molto e sto imparando a fidarmi giorno per giorno. Forse era così che doveva accadere. Va bene, le dico buonanotte e vado dai ragazzi. Bussa. Scusate. Avanti. Scusate, si può? Occupato. Grazie. Ah, Niente. Ci spieghi che succede? Prima ci chiedi di salire e poi non ci fai entrare. Mi è parso forse più giusto parlarne solamente con Irina, ma mi sono fatta prendere dal panico, ragazzi. Cioè, aveva 2 morsi sul collo. Abbassa la voce. La cosa era, come dire, quantomeno sospetta, visto che non ce n'è mai stata fatta parola. Ma io mi fido È di un lei. vampiro? Se lei taglia corto, è un vampiro dice oppure no? di non avere fame, lei dice di non essere come il figlio di padre Donavich, che sì, è stata morsa molto tempo fa, la prima volta che ha visto Strahd, ma che non è diventato un vampiro. E se ben ci pensate, non abbiamo mai avuto le prove, non abbiamo mai sospettato di lei. Se quando l'hai toccata non era fredda come un cadavere, è molto probabile che non sia un vampiro. Era fredda come un cadavere? No. Quindi Aveva Forse la temperatura normale. Forse Strahd l'ha morsa solo perché così i suoi accoliti evitino. O magari semplicemente è un modo per tenerla d'occhio. Se ci Rust. pensate, l'ha fatta uscire. Un tiro in Immagino. in storia. Ho fatto 10, penso. Superato. Sì. Ti viene in mente diverso tempo fa il borgomastro Kolian Indirovic scriveva che sua figlia era gravosa di una malattia causata da un morso. Durante una delle scorse notti mia figlia adottiva, la bella Irina Coligliana, è stata morsa da un vampiro e ora la mia cara Irina langue a cagione dell'immonda ferita infertale da questa vile bestia. Assolutamente. È come un'illuminazione, mi rendo conto che effettivamente questo è quello che mi sembra di aver letto e frettolosamente tiro fuori sta lettera dallo zaino. Faccio, ragazzi, effettivamente qui sembra che sia descritto proprio questo. In ogni caso non è così che Strahd vuole possedere Irina, non con la vampirizzazione. No, probabilmente si è pentito di quello che ha fatto, o Irina ha un ricordo fuorviato e non è stato Strahd a morderla. O semplicemente è un marcatore. Esatto. L'ha fatto uscire troppo facilmente da Barovia. Se è lei il suo vero obiettivo, farlo uscire da Barovia così tranquillamente, secondo me perché sa di averla comunque sia in pugno. Al di là del fatto che ce l'ha in pugno, per il semplice fatto che tutti i territori che abbiamo visto nella mappa prima comunque rispondono a lui. Esatto. Lui controlla a prescindere tutto, quindi a prescindere Ma da non dove ha il che sia controllo lei. diretto. Sono dei feudi più o meno, cioè immaginali più come dei feudi i territori esterni a Barovia. Lui da Barovia l'ha fatto uscire troppo tranquillamente. Il conte potrebbe venirla a prendere in qualunque momento, però non vuole, ripeto, non è con la forza o con il morso o con qualche magia che vuole farla sua.
vuole che sia lei a concedersi. Per questo non credo che sia stato magari vampirizzato. Però quello magari penso che il morso sia il suo. Per voglia. magari Non è per un riuscito a impeto trattenersi. Esatto, No, più esatto. che altro perché penso che se un altro vampiro provasse a fargli del male se la vedrebbe direttamente con Strad, quindi l'unica strada percorribile è che sia Strad stesso ad averla morsa. Paradossalmente per proteggerla, quindi, dagli altri vampiri. Oppure potrebbe essere che il suo morso non le ha fatto effetto semplicemente e lei è immune, diciamo, a questa cosa. C'è neanche questo. Non lo so, ma il focus comunque non è questo, ragazzi. C'è un piccolo particolare che non vi abbiamo detto del giocattolaio perché eravamo giù e c'era troppa confusione. La bambola di Irina non era l'unica bambola che abbiamo visto, ce n'era un'altra. Vero, Lucinda? Era quella di Strad. Ma vabbè, perché il giocattolaio fa questi sogni e probabilmente Sì, ma i quando sogni si sono sveglia lì. i sogni per me Esatto. sono indotti. Tutti fanno sempre i da lui. sogni. Tutti sogneranno da queste parti prima o poi un ipotetico vampiro con quelle fattezze. Però il fatto Come che Isaac abbia commissionato quella bambola, quella è una cosa su cui dovrebbe indagare. Esattamente. Così come questa persona che sembra voglia tenerci d'occhio, diciamo, Sì. Lady Fiona Watcher. Rasto, Secondo me dovremmo parlare con questa Fiona Watcher. senti, Con Anche molta perché attenzione. esatto. senti un suono. La parete subito accanto alla tua, cioè questa parete qui subito accanto. Senti un continuo un suono di una chiave che viene inserito nella serratura e all'improvviso si apre la porta. Senti fischiettare Rictavio che sta uscendo e sta canticchiando: vado a farmi un bel bagnetto, un bel bagnetto, un bel bagnetto, vado a farmi un bel bagnetto, sì. Lo sento visto che sono sulla porta. Sì. Vedi che è mezzo scoperto, ha il torace scoperto e sta andando verso le scale, piano piano. Che succede lì fuori? Ho sentito... C'è qualcuno fuori? Sì, c'è il bardo, quello di prima, quel Rictavio. Penso stia andando Sta a uscendo. lavarsi. Vado a farmi un bel bagnetto, Arriva davanti alla cima delle scale e incrocia il tuo sguardo. Ti guarda e ti fa un cenno col capo e un lungo sorriso all'improvviso. Dice: salve, e torna verso le scale. Rictavio, una parola, un secondo, permettete? Aspetti che scendo. E lui scende da quelle scale lì e io vado pure verso la taverna. Ok, allora vi rincontrerete praticamente di fuori. Sì? Ditemi. Posso chiedervi, visto che siete l'unico forestiero, a quanto mi risulta, al di fuori di noi all'interno della locanda, ma è vostro il cavallo nella scuderia? Sì, è mio, è Drusilla. Drusilla, che nome meraviglioso. Siete un personaggio quantomeno singolare da incontrare in queste terre. Non ho trovato molta gente, non dico felice perché non parete proprio felice, però quantomeno con uno scopo nella vita, andare in giro a raccontare queste storie. Cerco di, lo dice con tono lievemente annoiato, combattere questa tristezza. Beh, la noia può essere veramente, veramente distruttiva, soprattutto in un posto come Barovia, insomma, se si vuole si può avere una vita molto noiosa, immagino qui. Se no, probabilmente molto avventurosa. Voi siete un tipo avventuroso? Non direi molto, no. Ho viaggiato tanto, ma come ho detto nelle mie canzoni, non ho molte avventure da raccontare. Beh, siete molto
Strano però, viaggiate molto ma non avete molte avventure, dovreste essere molto allegro e gioviale, ma in realtà sembrate un po' annoiato da voi stessi. Sì, possiamo dire così. Diciamo che sono un tipo che appena vede l'avventura scappa via. Non sono uno coraggioso, sapete? Preferisco stare sulle mie e scrivere le mie canzoni. Evito i guai, mettiamola così. Preferisco che la gente eviti me. Così posso stare per i fatti miei e i guai non mi seguono. E io non vado incontro a loro. È tutto un causa-effetto. Sono un artista. Gli artisti sono un po' così, pazzerelli, forse non potete capire. No, effettivamente non posso capire, mi sa che io e te andiamo proprio controcorrente. Io sembro inciampare costantemente in ogni guaio che mi si pone davanti, soprattutto da quando siamo in questa cavolo di valle. Pare che non riusciamo ad avere una giornata tranquilla. Vorrei tanto imparare da voi che evidentemente fate una vita invece molto serena. Appena dici questa cosa, lui diventa serio di colpo. Come se gli fosse venuto in mente qualcosa. Io non ho niente da insegnare a nessuno. Adesso, scusatemi, vado a farmi un bagno. Ho un bel bagnetto. Mi fai una prova di percezione. CD 10. Mentre lui si allontana. Quello di cui ti rendi conto, che vedi, è una cosa che non avevi visto prima. Vuoi perché aveva indosso gli abiti e adesso invece è a torso nudo. Vuoi perché non ci hai fatto caso. Perché ogni qualvolta tentavi di vedere Rictavio, il tuo sguardo rimbalzava subito da un'altra parte. Adesso vedi sul suo avambraccio un tatuaggio. Non è un tatuaggio, non lo chiamiamo tatuaggio, ma è un... sì, è un tatuaggio, un marchio, un tatuaggio, ok? Un disegno sul braccio che prende tutto l'avambraccio ed è un disegno di una pianta rampicante con delle spine che gli prende tutto l'avambraccio. Cosa fai? Ok, nel salutarlo, nell'augurargli buonanotte, gli dico: buonanotte Rictavio, ricordati, nulla è come sembra. E mi giro e salgo le scale. Ok. Buonanotte, ti dice, guardandoti con aria un po' stranita. Lui apre la porta della latrina, entra nella latrina e chiude. Tu vai al piano di sopra, immagino. Sì, torno in stanza con Irina, ritorno a studiare il mio libro. Ragazzi, voi 4. Beh, ragazzi, qui la situazione sembra essere sempre più ingarbugliata. Tra l'altro, Danica non c'entra nulla, ma giusto per farvelo sapere, Danica mi ha chiesto il favore di eventualmente indagare sul fatto del perché il mago dei vini stia ritardando così tanto con le consegne. Quindi, se dovessimo mai incontrarlo, ricordiamocelo, e dovrebbe stare dalle parti di Rezk, credo. Una cosa Sì, del genere. comunque a sud-ovest della città. Ragazzi, io direi prima di aggiornarvi su quello che è successo quando siamo spariti io e Feredir. Assolutamente. Sì, esatto. Eravamo realmente... Sono tutto Eravamo realmente pedinati e capisco che non mi abbiate dato credito per le mie condizioni psicofisiche del momento, ma vi assicuro che eravamo inseguiti, anzi eravamo pedinati. E in un attimo l'abbiamo visto con Feredir, l'abbiamo inseguito, dopo un po' siamo riusciti a catturarlo. Ok. Tale Sono riuscito a catturarlo. Dettagli. Tale Ernest Lark Sì, ci seguiva per conto di Lady Fiona Watcher. A quanto pare questa Lady Fiona Watcher, da quello che abbiamo capito, sarebbe come un potere occulto
che mantiene l'equilibrio, l'ordine all'interno della città. Non ho ancora ben capito se in collaborazione col borgomastro o in contrapposizione con il borgomastro. Diciamo che uno detiene l'ordine in maniera ufficiale, l'altra in maniera forzosa. A noi mi sembra che Rictavio ci ha detto che in realtà Lady Fiona Watcher è in contrapposizione con il borgomastro, anzi trova Perfetto. i favori di chi non è d'accordo con il borgomastro. Perfetto, Quindi sono sempre informazioni in più, ma non abbiamo ancora il quadro completo. Non mi fido di nessuno all'interno di questo paesello, di questo villaggio. Mi sta sembrando Quindi- ancora più inquietante di Barovia, io ve lo dico. E a me Barovia Quindi l'inquietudine c'è- mi piace. Ci sono almeno 2 fazioni in questa città, una contro l'altra, non sappiamo chi sta dalla parte di cosa. Un bel cazzo Poi di c'è sempre casino. il diavolo comunque. E i vistani che cercano in maniera E soprattutto molto la arrabbiata ragazzina. persone. Fatto sta che non mi sembra di aver visto bambini o bambine, a meno che... Nessuno di noi cioè noi abbiamo visto le bambine che erano con la tizia dei dolcetti stregati. Non assomigliava a una di quelle bambine, giusto? Io non mi ricordo quella che è rimasta, non mi ricordo se era un maschietto. Ah, era un altro maschietto quello che è rimasta. E c'era Sì, una ma bambina pure quando... c'era una bambina Ah, no. quando noi Era siamo il arrivati. ritratto di una bambina vistana. Ok, Ah, ok, perfetto. perfetto, ok. E allora, in ogni caso, Ma mentre andavamo a fare compere, ho trovato un tizio che potrebbe tornarci molto utile perché sembra essere un inventore che cerca in qualche modo comunque- qualcuno che lo finanzi. Potrebbe tornarci utile giusto per avere qualche giocattolo in più. ragazzi, Questa è un'altra comunque, informazione che condivido. detto sinceramente, che ne pensate di quel Rictavio? È un po' strano. Non- Beh, l'hai visto, eri con me, l'hai visto il carro che c'ha fuori Esattamente. Ma perché è senza la sua dalla... scimmietta? Poi non so voi, ma ho avuto una sensazione strana, come se non si volesse far vedere. Non so. Abbiamo sentito la porta che si apriva. Sentite la porta che si apre. Una voce familiare che tossisce. La porta si chiude. Beh, Krastos è di là che già dorme da un pezzo. Lucinda in teoria è nella sua stanza e si è rientrato Ismark adesso. Dite che è il caso di andarlo a chiamare visto che è rientrato così tardi, magari è ancora sveglio ed è più propenso a parlare. Non credo che abbia molta voglia di parlare con noi. Dopo una Specialmente giornata, esatto. anche alla luce di quello che siamo venuti a scoprire. Sarebbe meglio parlare domattina. Ok? Se non avete altro da dire, io a questo punto mi farei una bella Con la dormita, luce. ma prima cioè vorrei in qualche modo essere attento verso la parete che c'è accanto al mio letto per sentire eventualmente se ci sono rumori particolari o voci o qualsiasi altra cosa, sapendo quindi che questa qui accanto è la stanza di Rictavio. Anche ci potevamo andare un attimo a sbirciare in realtà. Avete ancora il tempo di Mm. farlo. Chi è che ha la destrezza maggiore tale per cui si può muovere in maniera più silenziosa possibile? Ma siamo noi 4 in stanza, Gilda. Lo Lo so. so. Io anche Vabbè, Mi ma sa te. che sei tu. O tu o io. Ah, C'è una zinare. C'è la porta da scassinare, porco Giuda. Come facciamo a scendere senza passare davanti la latrina? Beh, saltando dal balconcino e calandoci piano piano giù al piano terra e risalendo sulle scale. Il tempo di Abbiamo anche una corda, di un ragazzi, bagno? abbiamo anche una corda magica, in ogni caso una corda di canapa, potremmo lanciarla dall'altra parte e provare a camminarci sopra ed evitare tutto il trambusto dello scendere e risalire. Beh, io cerco di guadagnarvi del tempo allora. Non sono abbastanza agile per fare una cosa del genere. Io nel frattempo mi spoglio e scendo per andarmi anch'io a lavare.
Vabbè, sento i ragazzi che trassano qualcosa fuori dalla porta, presumo, perché sicuramente non riescono a essere Tu fai delicati entra e esci come- da quella stavora, Irina. Che sai? Prima non voglio Vabbè. entrare col libro per non disturbarla. Povera Irina. Apri, chiudi. Vabbè, vi serve qualcuno che vi apra quella porta. Io Beh, è semplice, ragazzi. Serve qualcuno che tiri uno o più corde da una parte all'altra. Visto che queste corde sono magiche, possono anche essere fissate comandandoglielo. Abbiamo scoperto questo outgame. Assolutamente ci serve qualcuno che apra quella porta e indico la stanza alle mie spalle. Semplice, giusto? Feridir, sai già cosa fare. Mentre busso yes. alla porta Non c'è bisogno che ti molto... sposti alla mappa, vabbè. Bussi alla porta. Busso alla porta. Do un paio di colpi alla porta. Lucinda, E dico, Lucinda, Mi adesso avvicino alla... Io nel Ti frattempo puoi scendo, alzare. quindi me li lascio tutti alle spalle. Mi parliamo metto con un po'. Lucinda e parliamo con Rust, prego. Vabbè, mi avvicino alla porta, presumo di avere... Apro la porta, ho Rust davanti. Dimmi. detto che quella è la porta di Rictavio e che stava andando via. È una persona sicuramente abbastanza sospetta, sembra sappia molto più di Tutto quello che ok ci ha qui detto, fuori? quindi- Che sta succedendo? Sì, Irina, scusa. I miei amici non lo so cosa vogliono. Torna a dormire e esco e mi chiudo la porta alle mie spalle, lasciandola dall'altra parte. Quindi cosa Io- volete da me? Apra quella porta. Seguici. E come dovrei arrivare dall'altra parte? Ora te lo fa Con vedere questa Feridir. corda. Feridir. Io prendo la corda, gli dico: vai lì, annodati e facci passare. Pum! E La magicamente corda magica. la corda va dritta come una freccia ad annodarsi sull'altro capo della balconata. Ok, bene. ma quello che faccio io è legarmi una corda alla balaustra dove sono, perché se cado di sotto mi Beh, sa cazzo, che mi faccio un bel danno. Acrobatizzata, vai. Ma speriamo Vabbè. che mi vada la slettina. Io Acrobat- dico sottovoce: ragazzi, non c'è bisogno, non è così difficile. È con passo molto leggiadro. Cammino come se fossi un funambolo. Mi fai una prova di acrobazia. Acrobazia. Acrobatics. Guarda qua. Salto, mamma faccio un mia. triplo carpiato E e atterro proprio su sarà, la punta di un sarà piede. anche scemo come la merda, ma è proprio un elfo agilissimo. In men che non si dica, ha superato l'altro capo della corda. Vabbè, tagliamo corto perché io vorrei andare a dormire. E Vai, quindi... Lucinda. Acrobatics. Non è vero mai. Non è Eppure vero sì. mai. Lucinda, a metà strada cadi giù. Ma sono legata con la corda alla balaustra. Si era legata, è vero. Ti sei legato? Non Si era sei legata. Si era legata. Si era legata. Quindi la E allora stai risolleviamo. penzolando praticamente. Vabbè, faccio una prova, cioè mi tiro su me stessa, riesco ad alzare... Sì, sì, La mi fai mia un'altra forza. prova di destrezza. Di acrobazia, scusa. Ma dai, ma che è? Dai, però 10. Ce l'ha Posso fatta, darti- 10. Sì, Posso ti darti tiri su ispirazione? e ritorni sulla corda. E nel frattempo i tuoi amici ti guardano e dicono: oh, cazzo. Deve essere quella agile lei. Fate provare. Ma non a- puoi provare aspetta. tu che io sono in mezzo. Mi devi che fare Aspetta. l'ultima prova di acrobazia. dai. Aspetta, mentre ti risollevi ti do delle parole di incoraggiamento e ti do l'ispirazione bardica. Ok, l'ispirazione bardica ti dà un di 6, cos'è? Di 8 adesso è diventato. Quindi un più 4. 17. Agilmente 2 falcate e arrivi dall'altra parte. Che schifo comunque. Guardo i miei compagni e proprio glielo dico. Che schifo, ragazzi. Fai tu. Vabbè, sei abile in Infatti, io altro, dove- tranquilla. No, me la piglio proprio sul personale. Di solito sono quella più acrobatica. Va all'elfo prima di me, fa 4 capriole, vado io, cado di sotto. Ma che cazzo. E io faccio.
Nano, tocca a te. Ma perché ci Risposta. sta Dimmi, dando... ti faccio- vabbè, ok. Infatti, Ma non tutti, ragazzi, per favore, non mi servite tutti, mi bastano i miei cosi da scassinatore e Va quest'elfo che evidentemente è così bravo a farmi da palo. Va bene, Perfetto. va bene. Elfo, fai da palo. Spostati. Sì, e io mi metto tipo fermo, dritto, immobile. Raga, Che cos'è? non so che, No. Niente raga, da non so che fare. dirvi. La porta non dirti. si apre. Vedete Come per Lucinda. adesso. Vedete Lucinda che sta lì da troppo tempo per i vostri gusti. Lucinda, che cazzo fai, ti dico dall'altra parte. Amon, ma con la tua di mano magica non puoi dare una mano a Lucinda così che sia più semplice per lei provare ad aprire quel lucchetto? Anch'io. Io l'unica cosa che posso dargli è ispirazione bardica come supporto. Provala a supportare, allora, aiutiamole in qualche modo. Io starò qui e farò da vedetta, tu... Volentieri, ma nel caso in cui vedi il bardo avvicinarsi, avvertimi che magari provo a distrarlo anche io con discorsi da bardo. Assolutamente, allora io mi metto tipo a guardare, diciamo, sulla porta proprio quasi socchiusa, così che lui non veda all'interno, ma io possa vedere lui. Abbasso Ok. magari ancora di più rispetto a quanto non sono già. Nel frattempo io invece guardo Lucinda e provo a dirgli: adesso stai calma, tieni la mente libera, hai tutto il tempo che ti serve, scassina quella cazzo di porta. E con questo gli do ispirazione. Hai ispirazione bardica. Riprendo gli annesi da scasso. E ci riprovo con una mano, speriamo, molto ferma. Oh. Si sente un 29. click. Adesso puoi aprire la porta. Adesso entriamo. Prendo il lucchetto, entro e mi do un'occhiata in giro. Quello che vedi davanti a te è questa piccola camera per gli ospiti che contiene un letto pieno di pellicce di lupo, un bauletto, un armadio alto, uno scrittoio con una sedia, una lampada a olio che è appoggiata sopra lo scrittoio. Vicino alla lampada a olio c'è un diario rilegato in pelle rossa. Lo apro. Lo apri e vedi che dentro al diario non c'è nient'altro che delle poesie, delle canzoni, dei versi. Mi sembrano qualcosa che possa obiettivamente, dopo, diciamo, essere stata un po' con Amon, credo di aver capito qual è l'indole di un bardo. Quello che leggo sopra questi quaderni mi sembra obiettivamente scritto da qualcuno che ha un'indole artistica o che comunque è bravo in quello che fa. Più che altro sembrano degli appunti. Tra questi appunti ci sono dei punti segnati di alcune cose strane che Rictavio ha visto durante i suoi viaggi, tra cui c'è una lepre mannara, un mezzorco donna che poteva spezzare le catene a morsi, una gigantesca pianta mangia uomini che cantava in modo straordinario, una coppia di goblin siamesi ha visto un ometto senza gambe di nome Fillmore che era in grado di bere da botti di vino senza ubriacarsi, e sembra che sia un normale diario di un girovago che ha segnato i punti delle cose più strane che ha visto nella sua vita. Non sembra esserci niente di strano né in questa stanza né all'interno del diario. C'è però mi fai investigazione. Ci sono anch'io dentro la stanza, eh? Feredir ti dà una mano a cercare nella stanza. Non sembra esserci niente, però poi Lucinda vedi che sotto al letto c'è una scatolina. La apri e questa scatolina contiene una perla. Una perla dalle dimensioni di una biglia, molto opaca. Sembra è appoggiata all'interno di un velo di stoffa. Non ne capisci molto, però ti sembra darti una sensazione questa perla, una sensazione come se fosse avvolta dalla magia. La perla è chiaramente un oggetto magico,
non sa di cosa si tratta, però inizi a dubitare che sia un oggetto che lui stia in qualche modo utilizzando. Perché? Perché il bauletto, la scatolina che la contiene era piena di polvere, messa sotto al letto, quasi come se la volesse nascondere o comunque quasi come se non gli importasse. Mentre la camera, la stanza e soprattutto il diario è scritto in maniera troppo accurata, troppo perfetta. Non sei avvezza agli artisti, ma se gli artisti sono pazzerelli come dicono, di sicuro non scrivono in maniera così accurata e così perfetta. È come se quel diario fosse messo lì per sviarti. Cosa hai costruito? Vabbè, visto che vedo la polvere allora sopra la scatolina e non è qualcosa del quale Rictavio potrebbe immediatamente accorgersi della mancanza, la pulisco dalla polvere e... O la prendo o non la prendo? Io la prenderei perché ovviamente sono una ladra, quindi il mio input è quello di prenderla. Magari la scatolina gliela lascio con dentro una delle mie biglie, così per fare rumore se dovesse, che ne so, e la rimetto sotto al letto. La scatolina. No, la scatolina non la pulisco, ripongo tutto com'era, solo con la biglia al posto della perla. Non noto nient'altro, la stanza è solamente perfetta, non è che guardando qualcosa in più provo altro, no. E va bene, possiamo uscire. Rimetto il lucchetto e richiudo la porta. E poi? E poi ho la corda ancora legata su di me, che è all'altro capo dall'altra parte. Ti leghi la corda di nuovo dall'altro capo, perché è improbabile che tu entri. Beh, sì, Questa guarda, corda. non so quanto era lunga la corda. Che a fare? Bisogna tornare dall'altra parte, quindi mi Io riporto sulla faccio... slack. Prego, Andiamo ad Però- prima le donne. Si poteva provare a vedere le altre stanze. Quella che dà sul... Ma una potrebbe essere la camera dei bambini, che No, facciamo? sì, Apriamo quella la dei stanza dei bambini, bambini. quella loro dove dormono. Senti dall'altra parte la voce di Rictavio che canticchia. Ok. Io busso. Occupato? Toc toc. Ah, Mastro Rictavio, ci incontriamo ancora. Prima Chi che è sia di l'alba. grazia? Atros, ci siamo incontrati prima. Oh Atros, ho quasi finito. Vi lascio subito la latrina. No, no, fate pure con calma, così magari potremmo chiacchierare. Chiacchierare? È un po' tardi, non credete? Beh, sì, ma bisogna pure passare il tempo in qualche modo, no? Da queste parti è tutto così che insomma andrà tutto bene, no? Sì, senti una voce poco convinta. Certo che andrà tutto bene. Comunque, se volete il mio consiglio, potreste passare il tempo a dormire. Il tempo scorrerà più velocemente. Beh, lo farò dopo essermi lavato. Devo Allora, dire che siete un bardo molto particolare comunque, cosa ve lo fa credere? insolito. Beh, il fatto che non cantate di eroi, di grandi gesta, di avventurieri o di mostri morti. Sembrate più tranquillo. Sì, è la mia politica, dice dall'altra parte della porta. Preferisco non attirare rogne, né con la mia presenza né con le mie liriche. E comunque ho incontrato qualche strana cosa in giro per i miei viaggi. Ricordo bene una lepre mannara. Era un ragazzo che si trasformava in una lepre nelle notti di luna piena. Assai bizzarro, non credete? Beh, sì, ma aveva anche le dimensioni di una lepre.
O era proprio un uomo con delle lunghe orecchie, la coda e insomma il resto della lepre? Beh, ve lo lascio immaginare. Senti che si sta rivestendo e uscendo dalla tinozza e dopo pochi minuti si apre la porta e te lo trovi davanti, un po' più coperto, sempre bagnato, con i capelli bagnati. Dice, scusatemi, la tinozza è vostra, se gradite. Aspettate, permettete una domanda. Certamente. Come fate a fare quella cosa che avete fatto prima in taverna? Cioè riuscire a farvi vedere, non farvi vedere, a farvi dimenticare? Lui ti guarda strabuzzando lievemente gli occhi, poi li socchiude molto seriamente. Ti risponde: non ho la minima idea di che cosa voi stiate parlando. Vedi che ha il busto scoperto come prima, è sempre coperto con questa tovaglia fino sopra la pancia e ha gli avambracci scoperti. È outgame. Tu non vedi nessun tatuaggio, a differenza di quello che vedeva Lucinda. Ok. Su via, ditemi come fate. Vi racconterò una storia che viene fuori dai confini di questo semipiano. Beh, fa per asciugarsi un attimo i capelli. Dice, se proprio ci tenete tanto, sapevo che prima o poi qualcuno se ne sarebbe accorto. Beh, è solo un incantesimo illusorio. Non gli ho dato un nome. Però a volte funziona, a volte no, dipende anche molto dal mio stato d'animo. Interessante. E l'avete ideato tutto da solo o ve l'ha insegnato, non so, qualcuno durante i vostri viaggi? Diciamo che non è tutta farina del mio sacco. Fa così e vedi che si sta toccando un anello che ha sul dito. Ok. Beh, mi toccherà raccontarvi allora questa storia. Beh, che ci crediate o no, il nano Rust è un eroe da dove proviene lui. La baronia del Grifone. Non ne ho mai sentito parlare. È un bel posto? Un attimo. Questi Aspetta. capelli non riesco mai a domarli, sapete? Sono più indomabili della mia scimmia. Diavolo. Ah, la vostra scimmia. Piccolo, giusto? Oh, conoscete Piccolo? Sì, l'ho incontrato al negozio di Blinsky. Mi pare che l'abbia lui la vostra scimmia. Sì, l'ho data a lui. Era un tipo un po' triste. E Blisky stava combinando un disastro alla taverna. Danica si è arrabbiata molto e così ho deciso di lasciarla a lui. Gliel'avete regalata? Assolutamente sì. Blisky ne aveva proprio bisogno. È un buon uomo, solo un po' triste. Fortunata. Beh, con Piccolo sicuramente avrà la fortuna dalla sua parte. Sì, è parecchio sveglio quell'esserino. Ma dove l'avete trovato, se posso chiedervi? Non si vedono molte scimmie, almeno nella foresta di Svalic, che io ricordi non ne ho vista alcuna. No, in effetti. Sì, è un animale insolito. Diciamo che è stato una casualità, un incontro dato dai miei viaggi. Ho viaggiato molto per Ravenloft. Beh, non tutta Ravenloft è come la Valle di Barovia. No, direi di no, specialmente qui nei pressi del castello, particolarmente lugubre. Però, a giudicare da quello che ho visto io, non credo che nel Darkon ci sia una situazione migliore, o sbaglio? È vero. E infatti sono stati proprio i Vistani. Loro possono uscire e entrare. Ogni tanto prendono qualche animale dai piani materiali in cui vagano. Credo l'abbiano trovato nel Ferun o in giro per il Forgotten Realms. Anch'io ero un nomade prima di venire, di essere portato qui con la forza. Comunque, vi stavo dicendo del castello.
Sì, il castello. Ci siete stato? No, mai. E voi? Mi è capitato. Davvero? Volete sapere se l'ho incontrato? Sarebbe interessante. Cosa volete sapere? Beh, non girano molte voci su di lui. Che tipo è? Enigmatico. A qualche punto, volevo dire, ha qualche cosa di interessante? Beh, tolto lo charme da, come dire, umanoide coi denti aguzzi, senza dubbio è un essere molto particolare. La sua presenza è pesante, ma fate bene a chiamarlo diavolo. Penso che sia il male puro qui. Ne sono assolutamente convinto anch'io. Cosa vi ha portato da lui, se posso? Certo che potete. Lui stesso. Siamo stati invitati, tutti. Non vorrei essere invadente, ma vorrei chiedervi, è molto grande il castello? Quante stanze ci sono? Ci sono molte persone che vi abitano? In quanti sono? Hanno delle armi? È solo per le mie canzoni? Capisco. Beh, non ci sono persone al castello, sono tutti esseri come lui. Non pericolosi quanto lui, ma sicuramente letali. E in quanti sono? Impossibile dirlo. Quante sale ci sono allora? Sempre per quello Impossibile dirlo. So dove volete andare a parare, Davvero? o almeno penso di intuirlo. Dove vorrei andare a parare, di grazia? Voi volete liberarvi di lui. Tutti qui vorrebbero liberarsi di lui. A quel punto ti guarda, sbuffa. Mettiamo le carte in tavola, Atros. Ti guarda serio. Io non ho intenzione di unirmi al vostro gruppetto di amici. È meglio se mi lasciate in pace, d'accordo? Voi per la vostra strada e io per la mia strada. Voi cercherete di ucciderlo a modo vostro e io cercherò di ucciderlo a modo mio. Noi probabilmente abbiamo l'unico modo per fare questa azione. Non c'è un altro modo. E quale sarebbe? Sappiamo ben quello di raccogliere determinati oggetti, di incontrare determinati personaggi di rilievo all'interno di questo semipiano. E voi potreste essere uno di questi. Da solo non andrete da nessuna parte. La spada della luce, il tomo di Strahd, il simbolo sacro di Ravenkin. Non li troverete mai. E qualora doveste farlo, beh, vi auguro di trovarlo prima che lui se ne accorga, perché altrimenti sarete morti. Forse lui vuole che li troviamo. Forse. La cosa non mi interessa. Io sono qui per ucciderlo, non per ascoltare le sue storie o per sapere che cosa ha intenzione di fare con voi o cosa ha intenzione di fare della sua non vita. L'unica cosa che mi interessa è sbarazzarmi di lui per sempre. Diamoci una mano allora, abbiamo un obiettivo comune, perché agire ognuno per conto proprio? Nessuno può starmi accanto. Ne ho già avuto prova in passato. Mi dispiace, Atros. Dovrei dimenticare questa conversazione. Ci vediamo presto. Mi vedrete cantare alla taverna. Alla prossima. A domani.
Quando se ne va, lo vedi salire le scale, molto lentamente, guardandoti dritto negli occhi mentre sali i gradini. Scosta lo sguardo, ti volti verso la tinozza e all'improvviso hai completamente dimenticato l'ultima parte della conversazione che avete appena avuto. E mi fai un tiro salvezza su saggezza. Cioè, Men in Black. Non vedo il risultato finale, vedo che hai fatto 5, 9. Uscito. Fallito. Non solo hai dimenticato quest'ultima parte, ma per te, Rictavio, è un semplice, umile bardo scapestrato. Nulla più di questo. E hai davanti a te mi faccio la lavagna. doccia. Vai a farti la doccia. Io vado, l'ultima azione è la vostra. Sono molto curioso e molto divertito. E poi andiamo in chiusura. Vai, prima c'è Lucinda. Saltare. Amon, Rust. Amon hai una vista lunghissima, delle orecchie lunghissime, ma Rust è vicino alla porta. Entrambi vedete Rictavio fischiettare, salire le scale. A un certo punto fa: ops, che sbadato, ho proprio sbagliato scale. Devo andare dall'altro lato. Scende di nuovo le scale, fa il giro, apre la porta di sotto e a voi. Avete Io mi metto la... un'azione, avete 6 secondi e 6 secondi tutti e due per togliervi da lì e togliere la corda. Lui mi sta metto entrando. immediatamente... Lui sta entrando sotto, scusami, fammi capire, quindi nella parte sotto della locanda? Certo, deve salire da queste scale lui. Ok, posso con una prova di acrobazia saltare giù per intercettarlo prima che apra la porta? Ma sarebbe assurdo, cioè quelli di sopra vedrebbero Un elfo fare un salto mortale carpiato. No, infatti sto chiedendo se è fattibile come cosa, se no non la faccio. Tu mi devi dire Penso cosa si vuoi può- fare e io ti dico che cosa... che cosa Beh, devi suppongo tirare. che suppongo che l'altezza sia 3 metri, che sia un piano, quindi provo a calarmi giù con un'acrobazia salto, sostanzialmente, esatto. Questo No, voglio 2 metri e fare. mezzo. Perché chiedi conferma a me? Se tu lo vuoi fare, fallo. Sì, certo, cioè, ti dico, la mia idea è fare questo, poi non so se è fattibile realmente, oppure mi dici no, guarda, no. È fattibile. Ok, allora con acrobazia provo a scendere giù. Ho fatto 19. Vedete Amon che scende al piano di sotto. Allora, Urwin non c'è in questo momento, ok? I commensali rimasti sono ubriachissimi con la faccia sul Esatto. tavolo che stanno dormendo. Tu arrivi davanti alla porta, vedi la porta, clac, che si apre e lo vedi. Rictavio, se non erro. Oh, ma nessuno va a dormire a quest'ora, di questi tempi. Siamo- Amon, il bardo, sì. Certo. Esatto. Volevo scusarmi per il mio modo rude di prima, ma stavo un attimino cercando di ricomporre i pezzi da un paio di cose cattive avvenutemi. Da bardo a bardo volevo chiederti scusa e volevo, se mi è concesso, imparare da te, che sei molto più bravo di me. E imparare da me sembra quasi lusingato. Mentre tu prendi tempo, io vado dai tuoi cari amici. Signori, 6 secondi. Prego. acrobazia. Se cadete mi stendo.
Lucinda, fum, arrivi con un balzo, un piede sulla corda, un piede sull'altro capo, arrivi dall'altra parte. Feredir. Corda, slegati! La corda si slega. La raccogliamo, Vabbè. io raccolgo la mia, ognuno raccoglie la sua, vabbè, andiamo giù nella stanza sotto. No, vabbè, io andrei a dormire, basta, stanze Perché sotto. giù? No, nella stanza sotto, qui sotto, dico, nella camera che diremo noi per parlare, intendo. E che cazzo, avete fatto tutto sto bordello e poi io vado a dormire, ciao. Che cazzo. Il palo. Andate veloci prima che vi veda qualcuno. Entro dentro e chiudo la porta. Allora? Non lo so, ha degli appunti su un diario, sembra che abbia visto dei mostri, delle creature, presumo durante i suoi viaggi. Come un normale bardo, quindi. Mi sembra tutto molto ordinato e molto... Tutto qui? Sì, direi di sì. Avevi trovato una cosa sotto il letto. Non fare la ladra. No, per dire, non ho trovato proprio bene il letto. Devi fare però una prova di... Di presa per i fondelli. Sì, esatto, di persuasione credo che sia. Che cos'è Master se vuole dirci una cazzata? Cosa ha intenzione di fare Lucinda? Deception, penso. Vuole ingannare Ingannare. vuole ingannare i suoi compagni oppure sta cercando di persuaderli a non interessarsi alla vicenda? No, li voglio ingannare, proprio fargli credere che non è... Cioè, che fare dire... È un cazzaro un di cazzaro merda. di merda come sempre. Come sempre, soprattutto. Questa sera proprio Feredir, i dadi... insomma, Rust, chi c'è? Rust, mi fai una prova di insight. Sai. Beh, Lucinda sta palesemente Questa storia mi mentendo. puzza. Io sono così. Questa storia mi puzza. Anche se Feredir di solito non ne dice una giusta, qui mi sa che sei tu quella che era. Non ci sta dicendo la verità. Perché soprattutto celarla a noi due? Vabbè, non c'è niente di interessante, e tiro fuori questa pseudo perla e gli dico che c'è di interessante, ma non gliela mostro proprio del tutto, cioè la tengo proprio che me la sto tenendo io, è solo perla. Che vuol dire Vai, solo fine. una perla? Se l'hai presa avrà avuto un'importanza per te. Dove l'hai trovata? Beh, devo ricordarvi che sono una ladra, quindi che qualsiasi cosa che luccichi sia di valore attira. No, tranquilla, non lo dimentichiamo mica. È bellissima. Ovviamente io eventualmente per fare io una prova, cioè io riesco a vedere questa perla, riesco a sentire che ha qualche cosa di magico Fammi vedendola una a prova distanza su oppure... Arcana. Esatto, dico, era giusto per capire questo, vorrei capire se c'è qualcosa di... o se ne riesco a vedere, visto che comunque sono un nano, riesco a vedere il materiale, di che cos'è che è fatta o quanto potrebbe essere potenzialmente preziosa. 12. Allora, il materiale lo hai già visto. Sì, è un materiale perlaceo, è proprio una perla. Le hai viste un casino nella tua vita. Però cioè, ti rendi conto che si tratta di un oggetto diverso rispetto alle perle che hai visto di solito, perché le striature bianche sono molto luminescenti all'interno e risiede al suo interno una luce che tu non hai mai visto negli altri oggetti, nelle altre perle simili a queste. È come se contenesse un'aura. Comunque quella cosa che hai tra le mani secondo me non è per niente una semplice perla, ma dopo quello che hai provato a fare forse è meglio se ne parliamo un altro giorno. Me ne vado a dormire, Perfetto. abbastanza offeso. Vado da Amon, poi Buonanotte. vado da Amon, chiudo con Atros, quindi vado da Amon.
Ma Lucinda nel frattempo posso Posso tornare in stanza? per la millesima volta apre la porta e rimane che prova a dormire. Oh, che cazzo. Buongiorno. Ma dormivo, Ti ho messo sì. dormivo con mio fratello a questo punto, cazzo. Insegnarvi. Facciamo così, forse è meglio se ne riparliamo domani mattina con calma. Che ne dite? Ne Io riparliamo, con la mia No, scusami, non volevo ne interrompere, riparliamo mentre suoniamo insieme e strimpelliamo qualcosa. Potrebbe essere utile insegnarvi. Io non ho niente da insegnarmi. Anzi, addirittura forse. E qua vedi che ti sta un po' adulando. In maniera malcelata proprio. vai. Siete voi che potreste insegnare a me. Insomma, suonare così tanti strumenti, un liuto, un flauto, con una sola mano, avercene. Allora, se io con la mia percezione passiva riesco a rendermi conto che la corda tra le due balaustre è sparita, i ragazzi non sono più là, taglio corto e me ne vado. Quanto hai in percezione passiva? Ho 19 o 20, aspetta che vedo. Minchia, no, cioè, hai visto la corda che si tirava, Sì, 19. hai visto Lucinda che saltava, hai visto tutto. Perfetto, quindi visto che mi sono accorto di tutto, ti faccio sì, forse hai ragione, forse è tardi, ne riparliamo domani. Benissimo. Bene, allora domani praticamente la scena è la seguente. Tu vai, lui va di qua e tu E io vado di là. vai di là. Risalta sopra. Vi incrociate per un attimo, Risalta fate, sopra, tipo ma sotto. fate la tipica scena di lui che fa scusa, io di qua, tu di là, ok. Scusa, È prego. imbarazzante. Imbarazzante. Comunque, se posso, ora capisco perché lui non vuole entrare nella nostra squadra. Se posso. Ci sta. Amon, passi davanti alla latrina, sai che Sì. dentro c'è Amon, vuoi fare qualcosa oppure vai subito su? No, butto nulla, dico Atros, tutto a posto là dentro? Sì, sì, ho quasi finito. Va bene. Ti aspetto in camera allora. E sali su. Atros, vuoi fare qualcosa oppure no? Beh, che devo fare? Sono rincitrullito dalla magia del bardo. Mi sono lavato. Beh, tu Mi in realtà asciugo, mi ti vesto. ricordi di aver parlato con lui, eh? Non è che non ti ricordi di aver parlato con lui. Ah, quindi non ho ti totalmente... non ti ricordi la conversazione finale, Ah, ok. ok? Però ti ricordi di averlo Mm. incontrato, ti ricordi di aver parlato con lui, non ti ricordi la conversazione finale. Quindi diciamo fino alla parte dell'anello. Fino alla parte dell'anello, esatto. Ok. Va bene. Per te, Rictavio è un bardo qualsiasi, o meglio, diciamo che non ti ha dato sì. nessun sospetto. È un comunissimo bardo. Sì, magari qualche sospetto ce l'hai tu, ma lui non te ne ha dati. Vabbè, sulle sue abilità, non su quali siano le sue intenzioni. Che fai? Ok, no, niente, vabbè, rimugino su queste cose, mi asciugo e torno anch'io in stanza. Ok, ti porto su. Siete riusciti, Ok, su- chiaramente parlando sottovoce, Sì, siete ciò che è riusciti successo a è cavare questo, qualche ragno dal buco? Sì, a Beh. quanto pare l'unica cosa che ha scoperto Lucinda lì dentro è che c'era un diario dove lui tiene appunti degli avvistamenti, comunque delle creature strane, e una perla che a prima vista non mi è sembrata una normalissima perla. Secondo me andrebbe un attimo esaminata meglio. Sembrava avesse qualcosa di magico, o non saprei, però. Ce l'hai qua la perla, possiamo vederla? Ah, ce l'ha Lucinda, è una ladra. E allora è perla che non vedremo mai è più. una ladra. È una ladra. Esatto. Ladra. Cioè, Vabbè, mi sembra un comunissimo bardo, però credo che alcune delle sue abilità derivino da oggetti magici. Lo vedevo toccarsi un anello quando gli ho chiesto di come facesse a farsi vedere, non farsi vedere, essere dimenticato immediatamente. Insomma, avete capito. Può essere che sia il focus della sua magia quell'anello. O che Vai. sia un anello magico. In ogni caso non credo che ci possa servire più di tanto. Lucinda, Non ne sono sicuro.
Lucinda, la notte è fonda. Non si sente nulla nell'aria. Irina sta dormendo. E senti un picchiettio alla finestra. Mi avvicino alla finestra un po' Ti e avvicini. apro un'anta della finestra per cercare di capire questo corvo. Apri l'anta della finestra. Vedi un piccolo corvo, il manto completamente nero. Gli occhi brillano, un nero profondo. Ti stanno guardando, fissi nei tuoi occhi. E noti una leggera striatura grigia sul capo. Fine sessione. Io ho un quadro molto più chiaro dopo questa sessione.